Allora, live, ok, adesso Siamo in proviamo a diretta. metterci. Ci siamo? No, Ce l'abbiamo aspetta. fatta. Forse. Forse. Sì, no, c'è ritardo, partiamo tranquillamente. Eccoci qua. Ci siamo? Ma è già tanto comunque che non sia colpa mia questo ritardo, perché io Mi assumo me le lo potevo responsabilità. aspettare. Allora, Mi assumo tutte un'ottima le diretta dal titolo responsabilità. fashion, quindi vediamo cosa possiamo fare. Vai Paolo. Va bene, allora cominciamo a fare la presentazione. No, intanto cominciamo a ciancescare un pochino perché dobbiamo aspettare qualche minuto. Scusate il ritardo, ho fatto casino io. Mi assumo tutte le responsabilità. Allora, tutti quelli che ci sono, che ci saranno, ricordiamo le cose come succedono, nel senso che tra noi che parliamo e voi che vedete c'è tra i 10 e i 30 secondi di ritardo. Non ho capito bene come mai, perché varia così, ma comunque c'è questo. Quindi questo rende molto difficile, per non dire impossibile, interagire per voce. Allora, quando avete qualche cosa da chiedere, qualche commento da fare, qualche osservazione, utilizzate i commenti che trovate sotto. Per cui o io o Marco vediamo i commenti e quindi li passiamo a Tania. Allora, se c'è qualche cosa inerente alla cosa di cui sta parlando in quel momento Tania, volete chiedere un'informazione sull'immagine che sta facendo vedere piuttosto che qualcosa ma collegato a quello che sta facendo vedere in quel momento, provate a scrivere, tenuto conto comunque del ritardo, e magari proviamo a interrompere Tania che magari mi risponde direttamente. Tendenzialmente domande filosofiche alla fine. Va Ci bene, sta ci tutto. sono già ben 7 persone, fantastico. Erano 9, poi Minchia, già ci hanno bollato clamorosamente. Non me lo dire il numero, Paolo, io non lo voglio sapere, che poi mi Va prende bene, l'ansia. va bene. Buonasera a tutti, Al- allora. Allora, diciamo che possiamo cominciare, dai, abbiamo passato i 2 o 3 minuti, li abbiamo passati. Allora, stasera è un incontro con, perché la formula è l'incontro con, no? Quindi, incontro con Tania Betti, che io ho conosciuto 2 settimane fa all'incontro a Milano AI ad Interim, eh, che è stato molto interessante, a me ha dato molte informazioni, ho conosciuto parecchie, cioè di personaggi molto interessanti di questo mondo. Io l'ho sentita lì e devo dire che mi ha affascinato. Uno per la carica che mette nel raccontarsi, ma due perché allora lei è fotografa di moda, attenzione, ho detto è, non è stata, usa Midjourney per le sue fotografie, per le sue immagini di moda che sono foto. Quindi Midjourney è uno strumento dentro un workflow di post-produzione. Quindi si presenta come fotografa di moda, caspita, viene pagata per essere fotografa di moda. Quindi vuol dire che le AI, Midjourney in questo caso, possono essere strumenti che si usano per lavoro e caspita si viene usati, si viene pagati. Allora, perché ho tenuto a invitarla? Uno, perché comunque mi sembra un argomento molto interessante e di fashion non avevamo ancora parlato in queste dirette. Ma due, perché a me sembra che siamo in un momento in cui vediamo tutte le stelline, i fuochi d'artificio e tutto, ma di fondo c'è sempre la domanda, sì, ma io cosa me ne faccio? Ecco, Tania è la risposta vivente del sì, ma io che cosa me ne faccio? E E quindi come a lo questo punto, faccio anche. e soprattutto come lo faccio, perché caspita, vedrete belle cose. Allora, se Tania sei pronta, eh, Assolutamente sì. manca la condivisione dello schermo. Allora, lo condividiamo subito. Ecco, Confermatemi quando vedete. è arrivato. Condivido? Vai, sì, Ah, tanto apro. va bene, Comincio a quindi a fare. questo punto Tania prende la parola. Allora, innanzitutto grazie Paolo della presentazione, non avrei saputo presentarmi meglio, anzi l'avrei fatto peggio sicuramente perché non sono brava a vendermi in realtà, penso un po'. Quindi vi faccio vedere, così intanto per cominciare,
perché mi sembra Scusa, cronologicamente clicca appropriato. sotto dove c'è scritto StreamYard, interrompi condivisione, clicca su nascondi sulla destra. No, nascondi, nascondi. Ok, Mhm. va bene così? Sì, sì, va bene. Perfetto. Quindi faccio vedere, perché mi sembrava cronologicamente doveroso, qual è stato il mio primo lavoro fatto con l'intelligenza artificiale e parliamo di un editoriale. Ora, se lo trovo, eccolo. Dacci pure le date, così ci rendiamo pure conto dell'evoluzione, che Vattela secondo a me non ricordare. era... Lo No, sai che allora, beh, in c'è la teoria io cartella. sono arrivata un pochino dopo, nel senso, sì, però la cartella tu calcola che adesso questa cosa mi fa ridere, la inseriamo anche nel discorso, perché Paolo lo sa perché io mi ci sono proprio presentata con questa cosa quando ero al convegno. Io di tecnologia, ragazzi, non ci capisco niente. Io sono negata con il computer. Io per installare Photoshop sul computer chiedo a mio marito. Se si disconnette Netflix e lui non c'è, è un dramma, io piuttosto non guardo la TV perché non mi so neanche riconnettere al wifi, cioè la mia situazione è questa. Si E che chiama fa un po' ridere. democratizzazione tecnologica, no? Non sono capace. Quindi io in realtà io sono la persona meno affine alle tecnologie e al computer che possa penso esistere sulla faccia della terra e perché lo dico? Perché lo capisci dal fatto che tu mi hai detto vabbè c'è la data sul file. Io ci credi che non ho neanche mai capito come faccio a vedere qual è la data del... Cioè io so che c'è info file eccetera, ma mi dà Tasto varie destro, date. proprietà e No, vedi no, quando è stata lo creata. faccio, però se tu guarda, adesso lo facciamo insieme, perché adesso mi hai dato proprio il là per, per risolvere anche questo quesito. Allora, faccio così, no? Allora, prendiamo, questo è diciamo, il file originale, no? Io vado qui, vado a destra, faccio proprietà, ok. Vedi, mi dà, in questo caso, mi dà la stessa data, venerdì 28 ottobre, venerdì 28 ottobre Sì, 2022. ma... Perché creazione ultima modifica. Ok, quindi io quello che mi sono sempre chiesto io, ma data creazione, cioè lui qui intende quando io l'ho scattata? Perché altrimenti come fa a essere la Allora, stessa? se vai nella tab dettagli, Ok, lì vedi i dati EXIF. ok. E quindi Vedi sì, la data di... no, in alto vedi 28/10/2022. è questa, quindi questa è la data di scatto. Sì. Questi Ok, qui bene, sono io non sono qua a i fare la dati. live, io sono qua a fare un corso accelerato di come si utilizza il computer. No, vedi, già Però parliamo di un comunque... anno e mezzo, cioè che non è uno Sì, scherzo. sì, Beh, parliamo di un oddio, anno e mezzo. aspetta un attimo, non sei entrata subito, però stai parlando di ottobre. Tu a fine ottobre 2022 stavi già non stavi pensando, stavi già utilizzando Midjourney per fare il lavoro, per lavorare. Sì, questo è stato proprio il mio primissimo, allora, il primissimo in realtà no, nel senso che c'è stato un altro editoriale, poi magari ve lo faccio vedere, in cui ho fatto tutto IRL, ma ho cominciato per gioco, per prova, a inserire delle chicche perché era un progetto proprio mio personale, quindi non c'era niente da perderci, insomma. Questa invece, che oltre ad essere un editoriale, era una collaborazione con 2 fashion designer, è stato fatto proprio tutto quanto con in ogni foto l'inserimento di intelligenza artificiale. Quindi diciamo che questo è il primo proprio progetto di fatto in toto anche con l'AI, mentre l'altro di cui vi dicevo, poi magari ve lo faccio vedere, ci sono solo 2 o 3 cosine buttate lì per testare la reazione. Questo è stato il primo editoriale pubblicato, eccetera, eccetera. Adesso vi faccio vedere le immagini. Però ovviamente io prima di azzardarmi ho smanettato parecchio. E quando intendo smanettato parecchio intendo che sono venuta a conoscenza di tutte quante queste le varie AI generative che erano disponibili in quel momento e in realtà faccio sto paragone un po' becero, però magari rende. È come la prima volta che vai dal tatuatore, no? Cioè la prima volta che tu vai da un tatuatore a tatuarti in realtà non sei particolarmente consapevole di se quel tatuatore è bravo, quello in cui è specializzato, magari non sai neanche che ci sono tatuatori specializzati in una cosa, tatuatori specializzati in un'altra ancora, quindi vai dal primo un po' che te capita e man mano che ti tatui acquisisci conoscenza, quindi diciamo che io mi ritengo fortunata perché sono capitata subito in quello che era in quella che era l'AI generativa giusta per me in quel momento,
che è Midjourney. E dico questo perché, avendo visto anche l'intervento di Paolo sono al tornato qua che convegno, così. avendo visto, dico, l'intervento di Paolo al convegno, avendo visto i lavori anche di Stefano, ho capito che Midjourney va bene per iniziare. Oddio, va bene per iniziare, va bene anche per continuare in realtà, però sarebbe limitativo fermarsi solo a quello, ecco, mettiamola così. Se io però fossi partita da altro, come ad esempio Stable Diffusion, probabilmente non avrei continuato, perché da non tecnologa, da non amante della tecnologia, probabilmente una cosa più complessa rispetto a Midjourney, che è abbastanza semplice, mi avrebbe spaventato. Quindi già qui vi dico che secondo me c'è stata... Dimmi. Se posso intervenire, io da fan di Stable Diffusion, io ho sempre detto che Midjourney è un ottimo progetto, un bellissimo progetto, ma era sempre lì da qualche parte. Ho iniziato a lavorarci davvero ultimamente perché è uscita la 6, perché sono uscite tutte le novità, Sì. il charter reference, tutte queste cose di style reference. E caspita, io devo ammettere che mi ci sto divertendo parecchio. Ci si Ma diverte un sacco con Midjourney. ci si diverte un sacco, ma secondo me, ho trovato una conferma di una cosa che ho sempre sostenuto, almeno con me stesso l'ho sempre sostenuta, e a questo punto lo faccio anche pubblicamente. Secondo me, Midjourney può essere uno strumento di lavoro vero, fai delle cose diverse rispetto a Stable Diffusion. Sì. Quindi, Per quello dicevo, secondo me si può anche continuare, cioè chi approccia all'inizio a Midjourney per partire dal semplice, non è detto che poi debba per forza passare a Stable Diffusion, nel senso che dipende pure da quello che ci fai, come lo fai, eccetera. Io per natura voglio conoscere entrambi perché sono una maniaca del controllo e quindi prima voglio conoscere tutte e due e poi in base a quello per cui mi servo, a quello che devo fare, decido quale preferisco usare. Però non è che debba essere, secondo me, per forza un passaggio obbligato, perlomeno per quello che faccio io adesso magari non lo era. Però dicevamo prima di entrare in live con Marco, dove saremo da qui a 6 mesi, il fatto di voler cominciare ad usare anche una nuova AI più complessa è quello che poi mi permette di dire non lo so, che figo. Comunque, intanto faccio vedere qualcosina. Ora, non tutte, voi state vedendo delle cose inedite anche, perché io sono qui direttamente nel mio hard disk e non tutte queste cose poi le ho fatte uscire, quindi non sono state tutte proposte alle riviste e alcune non ho proprio mandate neanche ai designer perché magari non mi convincevano, non erano magari in linea con le altre, eccetera. Però almeno voi vedete un pochino tutta la sperimentazione fatta. Ovviamente l'editoriale in questo caso si chiama Flash Forward, quindi il sapore era proprio quello, cioè voleva essere proprio magari uno sguardo verso il futuro. E tra l'altro i designer bravissimi di questi capi, il brand si chiama Chronos Corps ed è un brand che proprio è indirizzato su quello, quindi fa dei capi come vedete con delle forme molto particolari, molto orientati verso la moda del futuro a livello proprio di fogge, di forme, di texture, eccetera, eccetera. E quindi ci stava da Dio in realtà poter cominciare ad usare l'AI proprio con loro. Io continuo a farvi... Voi vedete bene tanto, no? Allora, di queste robe qui, qual è la parte che hai generato, dove sei andata a lavorare, da dove sei partita e anche poi Allora, effettivamente a chi hai proposto e perché, che è una cosa secondo me interessantissima. Allora, io qui ho fatto, proprio perché era il primo progetto in toto con l'AI, ho, diciamo, sperimentato 2 modalità differenti. Vado avanti intanto a farle vedere mentre parlo. Proprio perché dovevo anche capire qual era quella con cui magari mi trovavo meglio, quella con cui con le possibilità di Midjourney comunque riuscivo ad ottenere cose buone. E la prima modalità era fare prima gli sfondi, quindi creare prima le ambientazioni, poi vi dirò come, e successivamente in studio scattare le modelle con delle luci, delle inquadrature e delle prospettive coerenti con questi sfondi. E poi ho fatto anche un viceversa perché volevo lasciare spazio anche un po' all'improvvisazione, quindi ho fatto anche invece delle foto random sul set, quindi l'ho proprio per ogni outfit ho diviso proprio il workflow in questo modo.
prima andiamo sul sicuro, per questo outfit ho ideato questo sfondo, quindi faccio la foto che andrà bene con questo sfondo. Quando mi sono portata a casa le foto fatte per quello sfondo, ho cominciato a fare altri scatti che ho detto vediamo poi, facendo invece lo sfondo a posteriori, che cosa viene fuori. Quindi queste sono state più o meno le due modalità. La prima modalità è molto controintuitiva, devo dire che e è un pensa bel che quello con cui io pensiero. mi trovo meglio. Bellissimo. Pensa che ad oggi è la modalità con cui io invece mi trovo Quindi meglio. tu Cioè... adatti l'essere umano alla macchina praticamente, in realtà. sì, esattamente. Ma sai perché? Mi ci trovo meglio perché attualmente secondo me con Midjourney è più facile. Cioè, Midjourney ancora, ovviamente sono appena nate le AI, sono bambini ancora da questo punto di vista, per quanto già sono andate tanto avanti. Quindi, soprattutto una AI come Midjourney, che appunto non è Stable Diffusion, non sempre sei in grado effettivamente bene di fargli capire cosa ti serve, come lo vuoi, e anche laddove sei in grado di farlo, adesso con l'ultimo aggiornamento della versione V6, lo style raw eccetera, meglio, ma prima se gli chiedevi cose molto futuristiche, molto fantasy eccetera, non andava sul fotografico, andava molto sull'illustrazione. E di conseguenza, secondo me, farlo prima con Midjourney e poi adattare la parte IRL a Midjourney era più facile, perché la parte IRL me la potevo controllare in toto, cioè le modelle fanno quello che dico io, le luci le metto io, lo sfondo è quello e ok. Midjourney ancora non fa proprio come quello che gli dico io al 100% e quindi vado a comandare chi posso comandare sostanzialmente. Beh, però c'è una grande apertura da parte dello stilista, perché insomma, solitamente... Ecco, e questo sarà un argomento di cui sicuramente parleremo in questa live, perché questa è ad oggi proprio la parte negativa di lavorare per clienti paganti utilizzando l'intelligenza artificiale. Non è per niente cioè serve, tra virgolette, passatemi il termine, il cliente giusto. Non è che uno di solito si può mettere a scegliere sì a te sì, a te no, cioè nel senso è il lavoro, in teoria. Però io cerco proprio di fare come si dice, un'opera di convincimento, cioè un grande brainstorming prima per fargli capire, per far capire al cliente che non stiamo parlando di fotografia, o meglio, stiamo parlando sì di fotografia, ma integrata a qualcosa che non è fotografia. Di conseguenza non si comporta come la fotografia, non la controlli come controlli ad oggi la fotografia, ha i suoi limiti, ma soprattutto c'è un grande margine poi di rimaneggiamento, improvvisazione, e l'esempio è che non tutti gli sfondi che ho fatto, pensati per le foto che poi ho scattato, sono stati poi utilizzati, perché quando poi sono andata a mettere la foto sopra, nonostante la luce fosse quella, la prospettiva fosse quella, eccetera, eccetera, poi magari non fittavano bene comunque. E quindi un margine ovviamente c'è. Io come me la sono giocata, ditemi se parlo troppo, se vado troppo veloce, perché poi No, vado magari poi... prova anche a metterla a tutto schermo, così la vediamo più Ok. dettagliata perché sta dal cellulare. Volevo vedere se ho, ecco, ai backgrounds, adesso vi metto a tutto schermo questi, perché qui ci sono proprio solo o gli sfondi o in alcuni casi magari dei props. Ci sono le foto reference che ho dato in pasta all'intelligenza artificiale, qui è molto carino perché ho salvato praticamente tutto quello, è stato uno dei primi, quindi avevo salvato praticamente tutto quello che ho fatto del workflow, quindi dà proprio bene un'idea di come ho fatto le cose. Intanto provo a mettere, ecco, questi sono alcuni degli sfondi realizzati che poi però non ho realmente utilizzato, oppure questo era uno sfondo di cui poi alla fine invece ho utilizzato soltanto una parte. E vedete, comunque non so se la notate, cioè si vede tanto che è una versione vecchia di... Cioè io a occhio lo vedo subito che è una versione vecchia di Midjourney. Addirittura, vedete, li ho usati anche perché durante le riprese ci sono stati dei giochi con dei teli di plastica e quindi volevo ricreare anche delle texture simili, cioè non lo uso per forza per fare cose super complesse. Tante volte, anzi, Midjourney sulle cose minimali si comporta benissimo, secondo me. Meglio, soprattutto le versioni vecchie, è meglio sulle cose minimali che su quelle complesse. Questi sono stati sfondi che prima avete visto, che ho utilizzato. Vediamo se ve l'allargo ulteriormente. E molti di questi sfondi sono stati fatti vedere ai designer con cui abbiamo fatto questo lavoro, ovviamente prima di arrivare in fase di
di ripresa. Addirittura per alcuni clienti molto pressanti mi trovo a fare proprio dei veri e propri, mio marito che è illustratore li chiamerebbe proprio dei layout, cioè prendo lo sfondo fatto con MJ che comunque non è quello definitivo ma magari ci assomiglia per luci, per prospettive, per altre cose, ci schiaffo sopra una modella scontornata presa da una mia vecchia foto su sfondo bianco che più o meno può richiamare quello che andremo a fare e li faccio vedere proprio, poi magari ve lo faccio vedere, l'ho fatto adesso per la campagna per Bella Professionals questa cosa e dovrei forse averci da qualche parte ancora i provini che ho inviato prima di aver approvato il lavoro, il preventivo eccetera eccetera e quindi almeno il cliente più o meno si rende conto non esattamente di cosa verrà fuori ma più o meno di quello che andiamo ad ottenere. Certo è che ci vuole anche da parte del cliente uno sforzo di fiducia, di immaginazione, affidarsi un pochino e lo sappiamo, non tutti i clienti lo fanno, insomma. Beh, lì però paradossalmente può anche essere ispirato il cliente, cioè tante robe non Se aveva sei fortunato, pensato. sì. Sì, se sei fortunato, sì, trovi quello super entusiasta della cosa che dice, oddio, sì, figo, fai, però non va sempre bene, insomma, cioè nel senso, è ovvio, di solito nelle live, nelle cose si parla sempre dei successi, gli insuccessi si tende, no, a nasconderli sotto il tappeto, ma ce ne sono stati, c'è stato, non lo posso dire per correttezza, ovviamente, quindi dico e non dico, però lo dico, c'è stato un lavoro che ho fatto, non vi dirò quale, in cui erano tutti contenti, ma il creative director del lavoro non lo è stato, ad esempio. Cioè, addirittura non voleva far uscire le foto. Poi al cliente invece piacevano, a tutti gli altri sono piaciute e alla fine, anche per esigenze di tempi, eccetera, il lavoro è uscito. Lì anche conflitto di interessi da qualche Ma parte. perché è difficile, ragazzi, io mi rendo conto, è anche un'estetica nuova, cioè un linguaggio nuovo che assomiglia alla fotografia, ma non è fotografia. Quindi farci l'occhio e non vedere soltanto il oddio è finto, oddio non è facile per tutti, ok? Cioè, anche tanti addetti al settore ci si devono abituare ancora. Anche perché poi uno si fa pure le dippe mentali, ma l'utente finale che lo vede non ha l'occhio super allenato, quindi tante volte basta trasmettere un'idea Cioè, vedete, a e è me mi risolto, rode pure, no? insomma. Perché nel frattempo io faccio vedere le immagini, cioè c'erano degli sfondi che oggettivamente a me piacevano tanto, fichissimi, però li andavo a mettere e poi non funzionavano, magari sai che c'erano molto magari cinematografici, ma non fashion, qualsiasi cosa voglia dire, non fashion per me, ecco, mettiamola così, perché poi lì ci addentriamo in tutto un altro ambito. Però, ecco, qua c'è, ecco, guarda, c'è capitato a Cecio, vedete, questo è un provino inviato al cliente a posteriori, perché qui avevo già scattato le foto e quindi gli ho detto, allora guardate, io procederò più o meno così, vi faccio vedere, vi do un'idea, anzi no, scusate, ho detto una stupidaggine, quello è stato, l'ho fatto comunque ma con un'altra cosa. No, questo è un provino fatto a priori perché? Perché questa è la modella che indossa l'abito in sede di fitting. Quindi Riesci a zoomarlo un pochino che da vediamo. smartphone si vede poco, mi sa. Ovviamente la risoluzione è becera perché è uno screen, però per far capire, questa era una foto che i designer avevano fatto alla modella quando era andata da loro in atelier a provare a fare il fitting per vedere quale abito le stava bene, eccetera, eccetera. E mi hanno inviato queste foto per farmi vedere quali sarebbero stati poi i capi che avremmo dovuto scattare. E io con quella foto l'ho scontornata, foto fatta con un cellulare, quindi vabbè, ovviamente lascia il tempo che trova, però l'ho scontornata e ho cominciato ad applicarci dietro alcuni sfondi più o meno random che potevano richiamare quello che avrei voluto fare io per fargli capire quale sarebbe stato più o meno l'effetto finale, la resa finale. Poi le foto le avete viste, magari adesso che abbiamo visto questo è ancora più figo andarci a rivedere una delle foto Senti, fatte. qui c'è una domanda che ci sta tutta. Considerando quanta velocità c'è nella generazione, tu hai No, trovato tanti clienti che ti chiedono centinaia di prove o limiti no, comunque a un è una quantitativo follia. umano? È una, guarda, bello che mi hai fatto questa domanda perché mi Ma sfogo certo. finalmente, no? Mi sfogo proprio adesso che mi hai detto questa cosa, perché la Ma non con gente... me, cioè, perché... No, non con te, no, non con te, con clienti attuali e futuri, mettiamola così.
La gente pensa che il fatto che le intelligenze artificiali, Midjourney nel mio caso, producano tantissime immagini in tempi brevi, voglia dire lavoro in tempi brevi. Assolutamente no, perché un conto è che io sono un panettiere che ha la passione per la tecnologia, la pittura, comincio a usare Midjourney per divertirmi, mi metto là, gli do i prompt, fa delle cose fighe, le schiaffo sul mio Instagram, sul mio TikTok e ciao a tutti. Lì prendi direttamente quello che lui ti ha dato, così preconfezionato, carino carino, lo metti e ciao. Non funziona così quando lo usi per lavoro, ci sono triliardi di prove e ancora prima di quello io vorrei far presente la raccolta reference, che io le uso tantissimo ed è un'agonia perché sono quelle attualmente con Midjourney che secondo me ti fanno avere l'approccio più creativo anche a quando lui crea gli sfondi eccetera, quindi lui non si basa solo sul testo che tu gli dai, ma io tante volte oltre a dargli il testo gli schiaffo anche delle immagini che con quel testo non c'entrano niente, che sono magari soltanto dei pattern, delle silhouette o delle texture per fare un utilizzo proprio più creativo del mezzo. E il che vuol dire che già soltanto prima di arrivare a Midjourney io mi devo fare come minimo 2-3 ore che sto lì, ma minimo, ripeto, per ogni sfondo questo, 2-3 ore che mi sto lì, mi cerco le mie reference, le cerco possibilmente ad alta risoluzione, in caso di lavori pagati a volte ho anche proprio comprato delle immagini da siti di stock da poter dare poi in reference a Midjourney perché magari non trovavo quello che mi serviva, quindi giustamente l'ho preso così. E quindi già soltanto la parte di ricerca reference perdi tantissimo tempo. Una volta che hai trovato le reference ti metti lì, prompt, reference e tutto e fai tutta quella scarrellata di immagini. Cioè già solo questo, per dare un'idea alle persone, per una foto, che normalmente io semplicemente scatto, metto su Photoshop e post produco, quanto ci vuole? Se è una foto di beauty 2 ore, se è una foto fashion magari anche una. Ok, con l'utilizzo dell'AI ci vuole il triplo del tempo, un'ora per le reference, un'ora per la post-produzione base e un'altra ora per fittare il tutto con le cose create con MJ. Quindi in realtà risparmio di tempo no, non è vero, è un'invenzione, non è così. In realtà ti dà più Senti, possibilità creative, ma insomma ci devi lavorare. insomma. c'è una domanda Ok. che condivido. Allora, di Serena. Buonasera, come funziona con l'uso commerciale di Midjourney? Allora, comincio a dare una prima risposta io, poi completi tu. Vai. Per capire quando, qualunque AI usate, dovete controllare l'ITOS, i termini di servizio, che sono quelli che vi dicono cosa potete farci con l'immagine che create. I TOS di Midjourney dicono che le immagini sono vostre, quindi ci potete fare qualunque cosa che volete. Attenzione, sempre nei termini di servizio c'è scritto che se non attivate la modalità stealth, tutti vedono tutto, quindi voi vedete quello che fanno gli altri vedono quello che fate voi e c'è scritto che è un ambiente collaborativo per cui chiunque può prendere quello che vede passare e utilizzarlo. Allora, se non Puoi volete, aggiungere di farsi il proprio server pure. e poi ovviamente se volete nascondere agli altri questa cosa dovete attivare la modalità stealth, farvi il vostro server, cioè non solo pagare la modalità nascosta, ma diciamo così, non solo pagare la modalità nascosta, ma anche configurare quello che voi state facendo per lavorare. Attenzione che comunque anche con la modalità nascosta voi comunque date il diritto a Midjourney di utilizzare quello che è il vostro lavoro, ma anche le immagini che avete caricato come reference, i prompt, per scopi loro, che vuol dire sostanzialmente utilizzarli per addestrare la successiva versione del loro modello. Finita la mia parte, che è quella del pistolotto legale, adesso lascio a te. In anticipo oggi. Cioè, sono tanto contenta che l'hai trattata tu questa parte. Ti ringrazio, Paolo. Sì, e io quello che voglio aggiungere è che nel mio caso poi, al di là del fatto che appunto quello che creo è comunque mio, anche se poi loro possono utilizzarlo a livello commerciale non è un problema, perché io
in realtà mi porrei più la domanda per la campagna dietro, da questo punto di vista effettivamente, che so che è stata fatta con Midjourney, non so loro come se la sono giostrata questa cosa, perché lì si parla di foto, di campagna di moda fatta interamente con l'AI, quindi e non affrontavano il tema nell'intervista, ma nel mio caso, mixando AI e fotografia, anche fosse che uno degli sfondi che io ho creato rimane su Midjourney, viene usato da un utente e viene rimaneggiato, non sarà mai alla fine la stessa cosa che faccio io, perché io prendo quello sfondo, poi lo adatto alla foto, lo ritrasformo, lo ricorreggo, ci aggiungo altre cose, utilizzo spesso anche magari PNG oltre che le cose create con l'AI, quindi io faccio, addirittura ci sono state delle foto che ho fatto, poi ve le faccio vedere, dove ho creato le cose con Midjourney, ho messo tutto su Photoshop e poi non contenta ho stampato e proprio modificato materialmente la stampa che poi ho riscansionato e rielaborato ancora. Quindi capite che ci sono talmente tanti passaggi che qualsiasi persona prenda comunque uno sfondo di MJ fatto da me, comunque poi il mio risultato finale dato al cliente non è quello sfondo messo lì con la modella davanti e basta. Io ci aggiungo sempre altri livelli, altre cose sopra. Quindi nel mio caso la preoccupazione insomma non sussiste. Benissimo. Ha detto che abbiamo risposto bene. Siamo contenti. Continuiamo con la tua chiacchierata. Vai, continuo un attimino a presentare. Ci sono, vero? Lo vedete? Sì, ho condiviso lo schermo. Perfetto. E visto che ne abbiamo parlato, faccio vedere, ecco, ad esempio, questo esempio di questo lavoro di cui ho appena parlato, che ha previsto poi anche una fase di elaborazione materica. Devo solo Sì, ricordarmi qual è ingrandisci l'articolo. sempre, ricordati che Sì, sì. al telefono è un macello. Eh sì, perché poi io sto dal PC, quindi non ci penso giustamente a chi sta guardando dallo smartphone, no? Io vedo tutto bello No, io grande. tengo Allora, qua apposta. questo è il lavoro in questione. Allora, questo è un editoriale fatto, io ho diciamo una collaborazione in questo momento continuativa con l'Accademia del Lusso e mi occupo di realizzare editoriali per le loro studentesse che studiano styling. Quindi c'è una delle insegnanti che fa da creative director, con cui noi scegliamo il tema, quello che andiamo a vedere, quello che andiamo a fare, eccetera. Ci sono le stylist, le studentesse stylist che si occupano di reperire vari capi in mood con quello che è il concept dai vari fashion designer e poi ci si organizza appunto lo shooting che viene proposto successivamente ai vari magazine. Ora le metto a schermo intero e ve le faccio vedere. Io vedo un Magritte da qualche parte. È Magritte. In questo caso sono contenta che si veda subito, vuol dire che ho fatto un buon lavoro. In questo caso il concept era proprio quello, cioè delle fotografie ispirate ovviamente alla produzione artistica di Magritte. Questa foto già semplicemente per farvi capire è foto della modella ovviamente in ripresa, sfondo creato con Midjourney ispirato a delle foto che mi ha dato la stylist, più PNG vari delle cornici eccetera e tutto questo stampato e riscansionato perché a me piace quando si vede proprio, trattandosi di Magritte, quindi di un pittore, mi piaceva l'idea che nelle foto si percepisse un minimo di grana, che possa essere la grana del cartoncino su cui ho stampato, della carta da stampante, è un po', voleva essere un po' un richiamo materico alla tela sostanzialmente, quindi vado avanti, ve ne faccio vedere varie. Qui ad esempio queste due foto sono ispirate ovviamente a Golconda e quando io sono andata su, piccola chicca interessante, quando io sono andata su MJ e ho scritto il prompt di ispirazione proprio al quadro di Golconda, quello che era uscito fuori era inguardabile, ma inguardabile perché al di là del fatto che non somigliasse a e che ci fossero tutti gli elementi che io invece tutti gli omini che io non volevo perché ce li dovevo mettere io, era illustrativo, cioè era proprio, si vedeva che voleva farlo sembrare un quadro.
A me invece serviva qualcosa che richiamasse Golconda, ma a livello fotografico. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono fatta una ricerca su Golconda e mi sono andata poi a creare questi sfondi con MJ, in cui invece di ricreare qualcosa di simile a Golconda, gli ho chiesto di ricreare questa piazza con davanti a destra e a sinistra queste case di architettura tipicamente di un paese dell'est, e quindi ho messo delle foto di ispirazione, se non mi ricordo male, di Praga e altre cose del genere, e sono riuscita ad ottenere poi il risultato che mi piaceva. Tutto il resto ovviamente sono varie foto alla modella in questo caso era in piedi su, poi magari vi faccio vedere l'originale, era in piedi su un tavolo trasparente e io ero sdraiata a terra e la riprendevo dal tavolo, anche perché come vedete vediamo la suola delle scarpe, e io ho fatto varie pose alla modella, gli dicevo di ruotare sempre un pochino di più, l'ho ripresa da varie angolazioni e poi mi sono fatta tutto il montaggio per riprendere insomma quello che era il mood del quadro. Ecco, questo anche è stato molto divertente. Questo era La chiave dei campi, il quadro di riferimento, e in questo quadro di riferimento si vede questa finestra che dà su dei campi in cui ci sono poi 2 alberi in lontananza, e in questo caso i modelli dovevano andare a rappresentare gli alberi, e mi sono divertita a far fare qualcosa di simile a Midjourney, non è stato semplice, e per farlo ho dato sia come riferimento il quadro di Magritte, ma anche proprio degli elementi solo architettonici, quindi mi sono andata a prendere delle finestre e gli ho messo le finestre, mi sono andata a mettere dei paesaggi e gli ho dato i paesaggi, e poi mi sono andata a prendere vari pavimenti con dei vetri rotti sopra, eccetera, e sono riuscita, dopo tanti tentativi, insomma, a fargli assemblare qualcosa che andasse bene. Questa, tra l'altro, è stata fatta, qui in questo caso lo sfondo è stato fatto dopo. Molti di questi sfondi sono stati creati prima, tipo questo è stato creato prima, però siccome volevo una variante di inquadratura anche un po' diversa, ho creato anche questo poi successivamente, perché poi o mi tengo di solito tutto quello che faccio direttamente sul Midjourney in modo che poi scorro e me lo vado a rivedere, o faccio proprio un file di testo in cui, per fare una cosa ancora più ordinata e essere un po' più sbrigativa, più veloce, mi faccio un file di testo anche col block notice in cui salvo tutti quanti i prompt ordinati magari per outfit, o in questo caso col titolo del quadro. Quindi avevo questo file di testo con scritto prompt per la chiave dei campi, c'avevo tutti i prompt che avevo già utilizzato prima dello shooting salvati, e quando mi vado a ricreare qualcosa post shooting mi riutilizzo poi quelli, o quantomeno parto da lì e continuo a creare altre cose. Ti è capitato pure di fare gli upscaling? L'hai usato anche per campagne che sono andate in stampa? Cioè, insomma, Allora, la campagna di Vella è andata in stampa però non su cartellonistica grande, è andata in stampa su stampa insomma di formati medi normali e su roll up, e quindi fin lì non ho avuto bisogno di fare upscaling, ma anche per un altro discorso, perché ci rimaneggio parecchio, su quelle foto ci ho rimaneggiato parecchio, e lo sfondo, poi ve lo faccio vedere, capirete questa mia affermazione, era irrilevante che fosse effettivamente ad alta risoluzione, eccetera, perché si trattava di foto che andavano a simulare uno sfondo di notte fatto con i tempi lunghi, quindi motion blur, scie luminose, era qualcosa di più, tra virgolette, astratto, e quindi andava sfogato, tra l'altro, quindi sfogatura movimento, eccetera eccetera, quindi mi sono salvata, non ho avuto bisogno di fare l'upscaling, altrimenti sì, avrei dovuto farlo. E per ora quello che io ho visto che mi piace di più, anche se purtroppo a pagamento, Magnific, io penso che sia uno dei più impressionanti a livello di siti esterni per fare l'upscaling. Comunque mi sono soffermata, faccio una piccola parentesi, mi sono soffermata su questa foto, non sono andata avanti, perché questa foto, non che sia una delle mie preferite, però secondo me è un po' un piccolo manifesto di perché io utilizzo l'intelligenza artificiale.
Ora, non so quanti di quelli che ci stanno seguendo conoscano bene tutta la produzione di Magritte. A me piace, è un artista che mi piace molto, però non è che fossi esperto o conoscessi proprio tutti i quadri. Questo comunque è uno dei, diciamo, dei più famosi, che è l'Impero delle Luci. Nel quadro originale di Magritte si vede sostanzialmente questa... voleva un po' scioccare lo spettatore presentando un'immagine che prevedesse sotto un paesaggio tipicamente notturno, quindi con la tipica illuminazione che è quella notturna, quindi scuro, sui toni bluastri, con la luce dei lampioni e le ombre portate dai lampioni a terra, ma sopra il cielo è un cielo di giorno. Fai questa cosa senza l'intelligenza artificiale. Sì, devi andare di notte, scattare una foto a un paesaggio di notte che oltretutto richiami vagamente quello del quadro di Magritte, quindi devi essere pure fortunato ad abitare in Europa. Se stai in America già la vedo dura, ti devi andare a comprare una foto in alta risoluzione su qualche sito, scusate ma quando mi fomento mi parte il romano, e poi devi andarti a fare, sempre se non te la vuoi comprare, la foto al cielo di giorno e fare tutto il lavoro di post-produzione. Qui te la crei e te la crei come vuoi tu, cioè non solo ti ispiri al quadro, ma gli dici tu quanti alberi ci vuoi, come vuoi la casa, da che punto di vista deve essere inquadrata la scena. Cioè questo secondo me è proprio l'idea di come dovrebbe, può sembrare un po' altisonante adesso dirlo, però passatemelo, di come dovrebbe essere utilizzato Midjourney mixandolo con la fotografia. Cioè questo secondo me è il senso. Allora, qui stai anche Sì. parzialmente rispondendo a una domanda, Paolo, metti quella di Armando. E infatti stavo giusto per fermarti perché è arrivata questa domanda, ma non c'è Mhm. troppo lavoro per aver usato un AI? Alla fine è più fotoritocco che generazione. Allora, sì, sì, e sono contenta di questo in realtà, nel senso, mi permetto un discorso ampio. Io ho sempre detto una cosa, io sono una fotografa solo perché utilizzo la macchina fotografica, non perché mi identifichi nella vera e propria figura del fotografo, anzi. Ho sempre avuto tanti problemi a identificarmi nella figura del fotografo, ci sono sempre stata parecchio stretta, ho sempre dovuto fare molti passi indietro, mi sono sempre sentita un po' come se la mia creatività fosse il cagnolino lì al guinzaglio da una parte, buono, zitto, non abbaiare, non disturbare, perché dovevo fare quello che piaceva, quello che tutti erano abituati a vedere, quello che era la concezione base della fotografia e poi della fotografia di moda. Quindi io ci ho messo tanto, sono stata anche aiutata da bravissimi colleghi, devo dire, ma alla fine ho capito che prima di essere fotografa io sono una creativa e ho capito che esiste anche un termine che più o meno mi rispecchia forse anche meglio che fotografa, che è digital artist. Cioè io ho le mani in pasta un po' in tutto. A me piace disegnare, io vengo dal fumetto ancora prima che dalla fotografia, in realtà vengo dal disegno. Poi non ero abbastanza brava a disegnare, quindi sono passata alla fotografia perché con questa so più brava. Mo c'è l'IA, ok, con questa forse divento ancora più brava. Cioè, quindi i passaggi sono questi sostanzialmente. E quindi io qualsiasi cosa, qualsiasi mezzo mi trovo davanti, che anche se ci metto più tempo, più ore, più maneggiamenti vari, però qualsiasi cosa possa essere poi al servizio di quello che io ho in testa, della mia creatività, eccetera, vale a prescindere la pena. Anche quando c'è più tempo, anche se, e qui ve lo dico, la campagna con l'utilizzo dell'AI mi porta via in realtà paradossalmente più ore di lavoro, ma mi viene pagata come le campagne vecchie, dove scattavo e post producevo e basta, tra virgolette. Ma questo è perché siamo ancora agli inizi, le cose vanno un po' regolamentate, cioè ancora non è normale fare campagne utilizzando l'intelligenza artificiale, mixandolo l'intelligenza artificiale con la fotografia, è ancora tutto work in progress, e gli stessi grandi brand sono stati pochi ancora aver fatto queste sperimentazioni, aver fatto queste cose, quindi è anche normale che sia così, che magari per adesso lo sforzo non sia equiparato poi a quello che è il prezzo finale, e anzi addirittura che appunto ci siano persone che ti dicono ma scusa, se l'hai fatte con lei hai fatto prima. No, lo state vedendo, non l'ho fatto prima, anzi ci ho messo di più, però cazzo, passatemi la parolaccia, scusatemi, questa cosa io altrimenti mi sarebbe venuta così. Cioè, non avrei riuscita non sarei riuscita a realizzare quello che veramente c'avevo nella testa, mi sarei dovuta accontentare attraverso fotomontaggi, fotomontaggetti, eccetera, e comunque magari non sarebbe stato quello. Invece qui guardo la foto e dico sì,
bella, non bella, ti piace, non ti piace, però è quello che io volevo. Quindi Spero metti a d'aver terra la creatività in maniera più ragazzi, è un semplice. giochino, è un giochino meraviglioso, è proprio io mi diverto proprio. Poi vabbè, io mi diverto già Ecco, di base quello che faccio. ti metto il commento che ha messo sempre Armando Federico, che è quello che ha fatto la domanda prima. Comunque confermi che non basta cliccare e via e sono d'accordo. Mi sembra solo sproporzionato. Sarebbe interessante capire cosa intende sproporzionato in questo contesto. Anche perché prima tu hai fatto il caso di questa immagine, hai detto se l'avessi dovuto fare con tutto con le foto, ho dovuto fare la foto di notte, poi la foto di giorno, poi montare Ci avrei tutta una messo serie di più o meno cose. lo stesso tempo in realtà, ci Eh, avrei messo più o meno lo stesso tempo perché avrei dovuto fare o ricerca o scatti fatti prima apposta per, e comunque probabilmente non avrei raggiunto lo stesso risultato. Quindi alla fine non è, cioè, forse quella che è sproporzionata è il mio tipo di modo di fare le cose, che può sembrare sproporzionato perché c'è tanto lavoro dopo, ma io non mi nascondo, cioè nel senso io l'ho sempre detto, io come sono una fotografa mediocre in realtà, io di luci conosco poco, di fotocamere, modelli nuovi di obiettivi, non mi informo, non mi aggiorno, cioè me ne frega veramente molto poco, sono sincera. Cioè io faccio quello che devo sul set, e quello che devo è tutto in funzione di quello che poi faccio dopo o che ho fatto prima. Quindi il set è solo una parte del tutto e non la ritengo la parte necessariamente più importante. E sicuramente neanche condivido la parte... questo, condivido questo perché mi sembra un ottimo risultato di tutta apprezzo la creatività. Grazie. Tanto vado avanti così faccio vedere anche le altre. Ecco, questa ad esempio è set. In questo caso è set e Photoshop, qui non c'è Midjourney. Sfondo sfocato dietro, modello fotografato, eccetera. Questa giacca era una giacca in miniatura, vera e propria, attaccata con del filo da pesca, in ripresa. Ecco, io mi sono semplicemente divertita a fare questo gioco delle sproporzioni poi in post-produzione. Qui addirittura si vedono le mani, perché mi piaceva proprio che si vedevano le mani che reggevano la giacca. Anche questa potreste pensare che, ma no, questa ad esempio non è Midjourney. Questo è una scatola di cartone poggiata su un tavolo che io ho scattato in ripresa. E in ripresa, siccome sapevo che poi sarei andata a mettere in posta determinate cose, alcuni oggetti c'erano e alcuni oggetti non c'erano. Il letto non c'era un libro su cui poggiava questa scarpa e il libro mi serviva per il volume, no? Per regolarmi poi sul volume e sulla prospettiva dell'oggetto che mi sarebbe servito poi da andare a mettere sopra. E anche qui c'era non un libro, c'era una specie di scatola sempre di cartone piccolina su cui poggiava il pennello. E tutto il resto è Photoshop, qui ad esempio di MJ non c'è niente. Qui c'è solo l'architettura e lo sfondo, idem, sempre sfondo fatto con MJ, ma è una cosa molto basic. Qui sfondo, qui c'è un mix di sfondo e pennelli Photoshop utilizzati, quindi ad esempio ho creato questo sfondo che voleva essere proprio super minimal con MJ, l'ho arricchito un pochino di qualche alberello in più, qualche rametto in più, eccetera, e tutto il resto è foto e Photoshop. Il cappello anche qui appeso con i fili da pesca, eccetera. Tanto arrivano i complimenti, Grazie. Questa è Quindi fanno fighissima, quella con la scarpa è pazzesca. Grazie. Sì, sono stata, devo dire, io non sono spesso super contenta dei miei, lo sappiamo, no? Un po', penso sia una prerogativa di tutti noi, facciamo il lavoro figo figo, lo riguardi dopo 2 giorni e dico che cagata che ho fatto, e invece questo, a riguardarlo tuttora, tutto sommato, non mi dispiace. No, lo devi fare e poi te lo scordi, quello è il trucco Sì, proprio. sì, sì, è quello, è vero. Infatti, ragazzi, non so voi, una cosa che a me atterrisce tantissimo è quando io scatto un lavoro, però non ho il tempo di mettermici subito a post-produrre perché nel frattempo sto facendo altre cose, magari ci torno 1 mese, 2 mesi dopo sulla lavorazione di quella roba e dico, Dio, ma che ho fatto? E già non mi piace più, diventa ancora più un'agonia. E quelli sono i casi in cui post-produco di più, dall'altro, perché vuol dire che mi devo divertire di più per riacchiapparmi un pochino, perché sennò...
Ecco, questo ad esempio è questo qui, queste perle sono state create da, io l'adoro, una truccatrice bravissima con cui collaboro spesso, che è Veronica Casanova Mua, che oltre a truccare si inventa proprio i draghi, fa delle cose pazzesche, e in questo caso volevamo riprendere lo Sherazade di Magritte, e quindi lei si è messa lì con il filo da pesca, il fil di ferro, tanta pazienza a impilare perlina per perlina, e questo era reale, cioè questa era una cosa che io ho scontornato, ma lei l'ha creata davvero questa roba. E io poi mi sono divertita a metterci sia la modella dietro in ripresa, con poi lo sfondo in post-produzione, sia poi a fare una cosa proprio più Bello. Sherazade. Senti, invece con gli scontorni piuttosto che tutte le operazioni noiose che vanno Mamma fatte su mia. Photoshop, ti trovi meglio Che con agonia. Unreal? Allora, Lo utilizzi oppure praticamente? anche lì benvenuta intelligenza artificiale, veramente, perché a me da quando mi hanno messo selezione del soggetto io sono rinata, ragazzi. Nel senso che ovviamente non è che viene precisa, ci devi sempre comunque rimettere mano anche quando usi le automatizzazioni nuove di Photoshop, però danno una gran mano. Io che con gli scontorni ci lavoro veramente tanto, per ovvi motivi, come avete visto, se non usassi la I integrata di Photoshop sarebbe un problema. E comunque sì, sto cominciando, perché comincia a essere un pochino sempre meglio, per fortuna anche quella, sto cominciando ad utilizzare anche proprio Photoshop, cioè la I integrata di Photoshop per creare cose. Tipo, vi faccio vedere, perché finora ne abbiamo parlato ma non ve l'ho mostrata. Non vi posso far vedere granché, vi faccio vedere poca roba perché ancora devo uscire sui loro social, però la campagna che ho Ingrandisci sempre fatto... poi, ricordati. Aspetta, che devo andare a vedere dove l'ho salvata. No, eccola, dovrebbe essere qui. Ok, questa è la campagna per 06 Lab Hairdressing e Bella Professionals. E qui vi faccio vedere delle fotine. Valle a trovare perché vedete quante cartelle, cioè questa roba qui sono boh, non so, 400 giga di roba in totale. Capite che anche a livello di memoria proprio comincia a essere problematico. Quasi come chi lavora con i video più o meno. Reference città, reference generiche, RAW, provini per il cliente, prove di MJ, PNG e materiale per fotomontaggi. Cioè, capite che non è poco. Allora, questa era una campagna in cui fondamentalmente ogni modella si doveva trovare in una città diversa, fate conto, sempre però di notte con questa motion blur, eccetera, eccetera. Quindi ci sono proprio le raccolte anche delle reference delle varie città, le prove di varie città, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere, se mi ricordo dove l'ho messe, eccole. Ok, le foto. Ora, ve le ingrandisco perché vi voglio far vedere giusto questa differenza. Questo è uno sfondo fatto con Midjourney, ma questo è uno sfondo fatto con Photoshop, con l'intelligenza artificiale di Photoshop. Ovviamente modificato, rimaneggiato. Io di solito quando faccio fare a Photoshop, magari lui ti fa 4-5 cose, di cui in una ti va bene la parte destra, in una ti va bene la parte sinistra, e quindi io me le salvo, che ne so, ne salvo 3-4 e poi mixo tutto quello che lui ha fatto. Però per dirvi, questo non ho fatto lo sfondo con Midjourney perché ho voluto cominciare a provare anche ad usare proprio direttamente l'intelligenza artificiale di Photoshop, che lasciatemi dire è ancora tanto indietro su tante cose. E funziona molto meglio quando parliamo di luce naturale, sfondi bucolici, cose del genere. Quando parliamo di città, architetture, elementi architettonici, oggetti, eccetera, ancora così, però anche lì no, dipende poi sempre dal risultato finale che vuoi ottenere e dall'idea che tu hai e da come poi ci rimaneggi dopo. Lì La tu hai cosa anticipato una domanda che a questo punto facciamola subito. vai. Secondo te ci sarà un momento in cui Adobe integra tutto, ritorni lì dove stavi prima e usi solo Photoshop? O pensi che Midjourney avrà un futuro, quindi sarà sempre una piattaforma che utilizzerai piuttosto che altre Allora, qui diverse? c'è un grosso punto interrogativo, ma che è un punto interrogativo che si ha sempre quando parliamo del futuro con riferimento all'intelligenza artificiale, perché stiamo talmente tanto agli inizi che
Potrebbe essere sì, come potrebbe essere no, perché magari Photoshop non ce la fa a sostenere quel tipo di dati, di lavoro che ci vuole dietro per oggettivamente mandare avanti il livello dell'intelligenza artificiale, ma voglio dire, io penso, dal mio umilissimo punto di vista, che se Photoshop vuole continuare a essere il colosso che è, deve, cioè non è che c'è tanta scelta, in realtà deve trovare il modo di, non ti dico superare AI generative come Midjourney eccetera, ma quantomeno stare al passo. Attualmente ancora non ci sta, palese, però comunque è già tanta roba. Beh, hanno appena rilasciato la nuova versione di Firefly, quindi penso che a breve la porteranno dentro Photoshop. Ma sì, sicuramente, perché hanno capito che comunque si devono muovere, non vi faccio vedere le altre perché ripeto devono ancora uscire, però più o meno ci siamo intesi. È ovvio che si devono muovere comunque in quella direzione perché stiamo andando lì. Poi Photoshop non lo usiamo solo noi fotografi, lo usano illustratori, disegnatori, ci si montano i video, si fanno i modelli 3D, quindi voglio dire, devono per forza andare avanti e integrarla sempre di più e raggiungere buoni livelli. Torno da voi e così ogni tanto vi riguardo in faccia, che è anche carina come cosa. Senti, recuperiamo una domanda di Cristina che torna sulla Sì, campagna dietro. ecco, questa qui. Puoi parlarci della campagna Etro, se vuoi. No, io ho adorato la campagna dietro, ragazzi. Ho adorato soprattutto, al di là che la campagna, proprio anche l'intervista che hanno fatto su Vogue al direttore creativo di dietro e alla Badalotti, che è stata ex fotografa, dico ex perché penso faccia ancora fotografia, ma si sta dedicando soprattutto alla AI in questo momento. Ho adorato quell'intervista uscita su Vogue perché, l'ho fatta vedere anche a Colvegno, Paolo lo sa, perché al di là poi del risultato che hanno ottenuto con la campagna, che a mio avviso è veramente esteticamente bello, gradevole, e si vede che c'è una ricerca dietro, che non si sono fermati Metto solo il alle cose. link intanto. Sì, la cosa che mi è piaciuta tanto è che nell'intervista loro sono stati fra i primi a sbilanciarsi un po' di più sul come hanno fatto quel che hanno fatto, perché proprio perché è ancora da poco che sono nate queste AI ed è con proprio i piedi di piombo che molti grandi brand vanno ad utilizzarle per le loro campagne piuttosto che per i loro siti o piuttosto che per i loro social o i loro editoriali, perché sanno che cavalcano sia l'onda dell'hype, di questo argomento che è hype, sia l'onda, tutta la scia di critiche, di cose negative che ne conviene, quindi è normale che ci vanno ancora piano piano, e quando lo fanno comunque non tutti sono chiarissimi sul chi si è occupato di cosa, come è stato realizzato, c'è un po' di, non lo so, di omertà di base ancora su queste cose, non capisco perché, forse c'è un motivo che a me sfugge, mentre È loro un di motivo economico, secondo me. anche secondo Semplicemente. me, anche secondo me c'è quello. E invece in questa intervista bellissima che vi consiglio di andare a vedere su Vogue, basta scrivere intervista Vogue campagna etro su Google, Guarda, dato l'ho Marco ha linkata messo il adesso. link. bravissimo, proprio dell'intervista, perfetto. E lì, oltre a vedere alcune delle foto della campagna realizzata, c'è proprio tutto il ragionamento che c'è stato alla base e una cosa bellissima che vi fa capire che non sto qui a dire cavolate è che a un certo punto, citando Silvia Badalotti, il direttore creativo dietro dice: Silvia mi aveva avvertito che ci sarebbe voluto molto tempo, quindi al di là di me che sono una smanettone e ci metto tempo, perché già da prima della I ci mettevo tempo perché post produco tanto, è la prova che se utilizzi la I per scopi creativi, commerciali e lo fai con una tua visione, quindi sapendo cosa vuoi ottenere e di conseguenza facendo vari passaggi per riuscire ad ottenere la tua idea e non quella che di base ti dà subito la macchina, il tempo ci vuole. E il direttore creativo ha detto proprio che questa cosa in realtà lui l'ha apprezzata, perché se paradossalmente fosse arrivato da Silvia, si fossero messi al PC e in un paio d'ore avessero fatto la campagna, non ti avrebbe manco dato la sensazione di aver fatto qualcosa probabilmente di tuo effettivamente, cioè ha fatto tutto lei, l'ha fatto in un paio d'ore
amen. Invece loro fanno vedere che c'è stata una grande ricerca prima, tutto un lavoro di brainstorming, un lavoro in cui si sono proprio incontrati e hanno proprio maneggiato fisicamente del materiale, che fossero dei ritagli di tessuto della collezione a cui si volevano ispirare, piuttosto che delle foto, dei pattern, e hanno fatto proprio vari step per realizzare la campagna. Cominciando prima solo con delle parole chiave, addirittura neanche dei veri e propri prompt, poi prendevano le immagini che uscivano fuori da quelle parole chiave e le mettevano da parte, poi il prompt, prendevano le immagini, le mettevano da parte, poi quello che si riuscivano a creare con prompt più reference fatte, cioè prese durante il brainstorming eccetera, e poi di nuovo unire tutto quanto il materiale con altri prompt, altre cose eccetera, fino a raggiungere quello che è stato il risultato finale, che ripeto a mio avviso è veramente molto molto bello. Poi io sono una fan delle atmosfere surreali e romantiche, quindi la sento anche molto mia anche per questo. Lì sono stati anche molto bravi ad anticipare quel minimo di video, perché su alcuni scatti hanno fatto 2-3 secondi Sì. di animazione. Quella è una cosa che piacerebbe tanto anche a me capire come si fa, ma credo che non posso sopravvalutarmi. Cioè, per adesso mi fermo a foto e immagini base, poi forse prima o poi capirò anche come si fanno queste cosine che sono davvero carine. Io credo che la implementerà nei giorni proprio, perché in realtà è semplicemente una sorta di zoom quello lì. Non è... Io lo spero. Quello era un movimento semplice, quello. Cioè, era praticamente i vari zoom messi in modo e Sì. maniera che sembrasse No, comunque no. video. Allora, aspetta che me lo sono salvato, vado a cercarlo. Intanto ti faccio una domanda, nel senso che mi ricollega a una cosa che tu hai detto all'inizio. Quando hai parlato di quando hai raccontato ai clienti, i tuoi clienti, che avresti usato l'intelligenza artificiale con una curiosità, ma come è stata accolta questa cosa qui dell'uso dell'intelligenza artificiale? Nel senso, con un plus, un minus, va bene, usa quello che vuoi, cioè, come l'ha recepita? Ho riscontrato molta differenza da un cliente e l'altro. In linea generale, passatemela, clienti più giovani sono più propensi, cioè li vedo che proprio hanno voglia di sperimentare questa cosa, magari mi chiamano, non la propongo io, ma mi chiamano proprio loro per... mentre clienti anche magari brand un po' più grandi o comunque clienti meno avvezzi alla tecnologia, vuoi per età, vuoi proprio per carattere, erano un pochino titubanti magari, e in linea generale mi è capitato sia di doverla proporre io, sia che mi abbiano proposto di farlo con. Quindi per ora qualcuno a cui abbia proposto intelligenza artificiale e mi abbia detto proprio no, non se ne parla, non la voglio, non l'ho incontrato. Non sarebbe stato un problema perché ok, andiamo di fotografia normale, figurati. Però l'atteggiamento generale che io riscontro è o positivo o, come diceva lui, non ci capisco niente, fai come te pare, basta che raggiungi il risultato. Cioè, ci muoviamo più su questi due mood, ma io penso che è normale perché già chi viene da me si rivolge a me per delle foto, che sia una campagna, che sia un editoriale, che sia quello che vuoi, cioè se vieni proprio da me tra tanti vuol dire che mi segui per quello che faccio, vuol dire che quello che faccio ti piace e che capisci o non capisci fino in fondo, lo vedi che comunque non sono la fotografa che fa lo scatto. Intanto faccio vedere il video. Bellissimo. Dietro. Cioè, è proprio l'atmosfera romantica di questa campagna che a me piace veramente tanto. Sì. Concordo. Cioè, si vede che c'è una ricerca dietro per questa estetica, per questo finish, no? Che non si sono fermati a quello che la macchina gli ha dato e basta. Ma anche poi, ovviamente, essendo una campagna di moda, la cura degli outfit, quindi anche la ricerca da quel punto di vista, ovviamente, no? Di cosa indossa il modello virtuale creato dalla C'è IA. anche una coerenza di stile, anche se le immagini sono molto diverse in alcuni casi. Ma questa cosa dello stile è una cosa che se in realtà andate a vedere, allora, il problema di chi fa cose con la I senza essere di base un creativo o un artista è che in quel caso le fai per divertimento, per gli utilizzi tuoi privati, eccetera, e ovviamente ottieni foto perfette tutte uguali. Perfette
perfettamente uguali a tutte le altre. Se ad utilizzare la AI lo fa una fotografa, un creativo, qualcuno che già di base aveva la sua impronta stilistica, il suo modus operandi, eccetera, il risultato alla fine si vede, cioè sì, vedi che sono ovviamente immagini realizzate con l'IA, ma riesci in qualche modo, anche se non capisci qual è, a percepire un po' quel fil rouge che unisce una foto, cioè una sintografia all'altra, un'immagine all'altra, e capisci, oh, questa è un'immagine con la AI fatta da... E adesso ancora poco, secondo me più andremo avanti, più sarà possibile fare questa cosa, cioè dare la propria impronta stilistica anche a cose fatte con la I, perché se io a prescindere sono un artista, un creativo che ama le atmosfere surreali, romantiche, i colori pastello, eccetera, creerò cose principalmente che hanno quel sapore, che richiamano a quello, e quindi vuoi o non vuoi, quando tu le vedi dici, ah ok, questa mi sa che l'ha fatta Tizio o Caio. Cioè, è possibile per me dare un'impronta stilistica a cose fatte con l'intelligenza artificiale. Anche tutte, non solo come faccio io che ci metto la fotografia. Sono d'accordo, assolutamente d'accordo con te. Andiamo sulla semiotica, in realtà se padroneggi un argomento a livello di lingua e di conoscenza, poi ti sai esprimere meglio, quindi assolutamente sì. Tanto il Qui c'è discorso un è sempre quello. Vai. c'è un commento che trovo interessante. Io ho riscontrato una maggioranza di reazioni positive da parte del genere femminile. Non so se sia soltanto una mia percezione. Vabbè, ragazzi, qui potrei andare proprio nei luoghi comuni e dire, vabbè, ma noi donne siamo avanti, eccetera, eccetera. Non lo faccio, anche se mi sarà proprio Perché non ha visto i progressi delle AI nel porno, questo. Tra l'altro, vabbè. Esatto. Vuol Non ci dire che non sono. bazzica certi siti, buono. Guarda, No. qui ci possiamo collegare al tuo flame, quindi scegli se vuoi farlo. Sì, allora, parlando del Flame, ci siamo divertiti un po' prima di entrare in live con Marco e Paolo, perché io seguo un bravissimo fotografo di glamour, che è un genere che a me non piace, anche perché la maggior parte, passatemelo, io adesso sarò cattiva ma me lo concedo, un sacco di fotografi che fanno glamour non fanno cose, insomma, con una reale ricerca, secondo me, dell'estetica, delle luci, eccetera. Cioè, ci vedo proprio la modella è figa, io faccio la foto alla modella figa, quindi la foto è figa. Non funziona così, non è una proprietà transitiva. Se la modella è figa non vuol dire che la foto sia figa. Perfetto, allora. Esatto. Però ci sono rare eccezioni come questo fotografo. Faccio anche il nome perché tanto ne stiamo parlando bene, quindi non penso di dovermi fare problemi, che è Francesco Francia, che è un fotografo che fa principalmente glamour, non solo, e che è molto famoso nel settore perché è bravissimo con le luci. Sa disporre le luci, sa creare degli schemi di luce veramente anche molto complessi, che poi alla fine danno un risultato veramente ottimale, riesce quasi a levigare la pelle grazie all'utilizzo delle luci, e fa queste foto che sembrano chissà quanto photoshoppate, e poi lui invece con tanto di prove alla mano, quindi RAW, video eccetera, fa vedere che non lo sono, che l'editing è o minimo o assente in alcuni casi. E di recente, guarda caso, ha pubblicato una delle sue immagini, io l'ho vista su Threads, ma si trova anche sul suo Instagram, di questa bellissima modella vista di schiena su un letto con un intimo molto succinto. Atmosfera bellissima, super pulita, luci da Dio, la modella non c'aveva un poro dilatato che uno della pelle, e la foto ricordava tanto in realtà l'estetica di molte immagini che si vedono anche su Midjourney, e infatti c'è stata proprio l'ondata di tutti bravi con la I, e sì vabbè ma questa è fatta con la I, eccetera eccetera, e lui è corso subito, tra virgolette, ai ripari, nel senso che ve faccio vedere io, non è AI, questa è fotografia. Ma questo credo che sia dovuto sempre al solito discorso di immagini glamour / soft porn, eccetera, eccetera. Il web è pieno. Quindi io non penso che nelle varie cose con cui la ISI sia addestrata non ci siano capitate anche queste immagini, nonostante filtri, eccetera, eccetera, no? Quindi secondo me siamo talmente tanto abituati anche a quel tipo di bellezza, quella della modella glamour, che sappiamo essere diversa poi dalla bellezza della modella fashion,
che appena vediamo qualcosa di quel tipo, ormai ci abbiamo talmente fatto l'occhio che ci richiama la I. E sta diventando quasi una caccia alle streghe, no? Tu quello l'hai fatto con la I, no? Perché come se poi fosse un demerito, perché ovviamente chi ostracizza la I lo vede come un demerito. Secondo me l'unico demerito è se fai una cosa con la I e non lo scrivi, ma solo in fatto di chiarezza poi, non per altro. E credo che questo dipenda anche dal fatto che molti che all'inizio hanno fatto cose con la I non l'hanno magari dichiarato. Diciamo che il marcio, tra virgolette, lo vedi se fino a ieri facevi una fotografia mediocre, poi cominci a pubblicare immagini bomba agli inizi quando ancora nessuno ci aveva fatto l'occhio e non dichiari che le stai facendo con la I. E ci sono stati vari casi di questo e sicuramente molta gente adesso parte prevenuta anche per questo motivo. Sì, diciamo che nel comune sentire si tende a bere. Un genere che sta girando adesso è quello dei ragazzini africani che costruiscono oggetti mettendo insieme le bottiglie di plastica. No? Per cui sto assistendo Ci saranno le mode anche nella I, no? Cioè c'è il periodo in cui va di moda fare quello. La cosa buffa è che di solito sono immagini condivise dalle varie pagine, quelle a chiappa like. Per cui A non dicono non dicono chi l'ha fatta, B non dicono che è fatta con, e tutti, che bello, piuttosto che immagini di Gesù fatte con materiali di qualunque sostanza, capolavoro, che sono evidentemente fatte con le AI, però questa mancanza condividi e... Ecco, però si basa sul fatto che in effetti manca una vera cultura dell'immagine, una vera educazione all'immagine, una vera educazione all'immagine. Ma ragazzi, 200 anni dopo manca ancora una cultura all'immagine fotografica, figuriamoci se dopo 2 anni di AI abbiamo già la cultura all'immagine realizzata con il supporto, l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Ma devo dire che, allora, dove l'ho già detto in qualche nostro collegamento, la storia del Papa col piumino, che sembrava una foto, va bene, e quindi dovevi giudicarla col metodo di giudizio delle foto, no? E non dell'intelligenza artificiale. Anche, come fai a pensare che sia una foto quella? Questo Papa metta quel piumino lì, non puoi pensarlo. Questo è il problema proprio alla base, come dici tu, non solo della cultura all'immagine, ma anche proprio... Oddio, non voglio essere cattiva. Mettici anche la velocità della fruizione, perché quelli sono contesti social dove c'hai mezzo secondo, guardi, clicchi. Non si soffermano, cioè tu ormai le cose le guardi proprio lo scroll, no? Cioè le guardi mezzo secondo, come ha detto Marco, e passi oltre, no? E anche laddove non passi oltre e ti fermi a confermare tu un'immagine effettivamente quanto l'hai guardata. Cioè come quella mi voglio ricollegare al discorso che facevi dietro, perché mi è tornato in mente la campagna, quella della Barilla, del mulino del pancake, del mulino bianco, quella famosa. Quella uscita il 1° gennaio dell'anno scorso, per cui sono stati strabastonati, cioè centinaia e centinaia che schifo, a insulti pesanti, cose di questo tipo qua. E mi sembra di averne parlato anche a Milano. Un mese dopo il direttore creativo ha fatto un bel post su LinkedIn raccontando un po' dietro le quinte, e secondo me quel post è molto interessante perché stiamo parlando di inizio febbraio del 2023 e lo faccio vedere un attimo adesso. Condivido lo schermo e vi faccio vedere dove cavolo sta. Un attimo, eccolo qua, condivido. Questo è il post che ha fatto Alessio Garbin, che è il direttore del Barilla Digital Strategy Director, qualunque cosa voglia dire, in cui ha raccontato un po' i vari passi della Ingrandisci un po', campagna. però è sempre il problema di chi vede il telefono. In cui racconta un po' i vari passi che hanno portato la Barilla a decidere di fare questa campagna, no? Che possono essere: il primo passo è stato trovare un prodotto, una strada creativa adeguati, e quindi dice bla bla. Il secondo passo era rappresentato dall'occasione buona per lanciare un post che fosse certamente realizzato con le AI, ma anche armonico rispetto alla linea editoriale. Il terzo step è stato effettuare tutte le verifiche necessarie sul fronte delle licenze. Il quarto passo è stato il racconto collegato.
Allora, una delle accuse che gli Queste hanno sono almeno fatto. 500 scambi di email, secondo me, Sì, sì, no, ma la cosa conoscendo le interessante è che dinamiche. una delle cose, una delle accuse più pesanti e più ricorrenti che gli hanno fatto lì sotto quel loro post è che erano dei pezzenti perché avevano voluto risparmiare il costo dei grafici. A parte il fatto che i grafici li hanno utilizzati, ma Sì, capito. tutta questa roba qui che ha raccontato, compreso i 500, compreso l'ufficio legale coinvolto per fare tutte le ricerche e tutto, quella Non è campagna è tutta gente che costata ci ha molto di lavorato. più. E poi soprattutto Esatto. mi piace molto la cosa finale. Questo 2023 ci spingerà ancora più fortemente nella direzione delle AI, anche in Barilla Group. Non potremo che assistere con l'attenzione necessaria. Adesso arriva la parte interessante. La palla passa ora nel campo di gioco dei creativi, che dovranno imparare ad utilizzare l'intelligenza artificiale al meglio e rendere un tool al loro servizio e non un'arma in mano a talune persone per ottenere un facile risparmio nel breve periodo. Ecco, Esatto. secondo me questa frase è perfetta, nel Sì, senso che io mi ci sì. trovo, mi ci ritrovo completamente nell'uso creativo, nell'uso dell'intelligenza artificiale come strumento per creativi, per creare. E io adesso che sto cominciando a giocare là con Midjourney, che sto cominciando a fare cose non fotografiche, perché mi piace sta cosa, mi ci diverto, ma perché mi permette di testare un po' di cose, un po' di funzioni di Midjourney, Perché tu sei uno trovo smanettone che come me, Paolo, in un ambito diverso, ma siamo entrambi due smanettoni, io e te. e trovo che questa cosa qui sia fantastica perché io non so disegnare, assolutamente. Infatti quando faccio lo sketch to image, lasciamo perdere. Però questa cosa qui mi permette di passare i miei limiti sul disegno, ma di realizzare delle cose che ho, ma almeno all'inizio vagamente, poi man mano che ci lavoro raffino, no, dico no, voglio questo, voglio questo effetto, questo effetto, metto insieme e poi arrivo alle immagini che sto pubblicando, no? Che non sono mai la prima che esce fuori. E sono Esatto. sempre 30, 40, 50, 100 passaggi successivi di miglioramenti. E questa cosa secondo me è fantastica, però è l'approccio creativo, nel senso del non mi fermo, e qui rispondo anche a una domanda fatta, non ci si ferma alla prima o alla seconda, non è vero che è buona la prima, No, non perché? mai, mai. Perché comunque abbiamo di fronte qualcuno, che è la nostra bella intelligenza artificiale, che non è il pennello o il pannello di Photoshop prima pre-AI in cui cliccavi il pulsantino e sapevi il risultato. Cioè è Certo. qualcuno con cui devi interagire Ma guarda, alla io fine. poi, noi ne parliamo ovviamente in quello che è il nostro ambito, il nostro settore che è fotografia e varie ed eventuali, ma ovviamente l'AI impatta su tanti altri tipi di settori, fra cui ad esempio un altro di quelli che io vivo tanto, non tanto perché vengo dal disegno, ma perché mio marito è un illustratore, quindi lavora per case come la Marvel, la DC, la Disney, eccetera, è appunto, perché poi tu hai citato il disegno, il mondo dell'illustrazione e del fumetto. Si vedono un sacco cominciano a vedersi un sacco di cover, addirittura di fumetti fatte con la I, piuttosto che di autoproduzioni fatte con la I. E magari lì, ecco, non mi addentro troppo nel discorso perché non è il mio settore ed è anche forse un po' più complicato, però la dicotomia c'è sempre, secondo me, nel senso che da una parte io la trovo una cosa comunque bella, il fatto che una persona che avrebbe sempre voluto disegnare, ma non lo fa perché non ha la mano, non c'ha quel tipo di talento, non ci riesce, però magari l'idea in testa ce l'ha, abbia un mezzo per esprimere quello che ha in testa e visualizzarlo a mo' di illustrazione, fumetto, eccetera, che è la forma d'arte che a lui e a lei sarebbe piaciuto per esprimersi. Dall'altra il discorso della Mulino Bianco vale anche in questo caso. Bisogna stare attenti che non diventi un'arma per non pagare il creativo, l'artista, il fumettista, il disegnatore, eccetera, eccetera, ma che possa essere semplicemente uno strumento a disposizione. Del resto, tornando al nostro ambito di competenza, non è che la Mulino Bianco e la Barilla hanno smesso poi di far campagna
campagne fotografiche e hanno cominciato a fare solo roba con la I. Era un linguaggio in più, l'integrazione di una nuova estetica, di un altro linguaggio, di un altro tipo di strumento, che non vuol dire per forza sostituire una cosa con un'altra, anche perché anche lì che fai, ti limiti. Cioè, perdonami, il senso della I dovrebbe proprio essere quello di avere qualcosa in più con cui avere a che fare, e tu passi ad avere quel qualcosa in più senza quello che avevi prima, cioè ti stai comunque limitando. Semplicemente ti passi da una cosa all'altra, perché puoi utilizzare tranquillamente entrambe, sono linguaggi diversi, estetiche differenti, perché vuoi o non vuoi comunque è un'estetica ancora differente, anche se ci si avvicina tanto all'estetica della fotografia, e ti puoi divertire proprio ad integrarle, a giocarci, a mixarle. Il discorso è sempre quello, cioè come ti posso dire, la curiosità di base non dovrebbe mai mancare. Soprattutto non dovrebbe cedere il passo alle paure e alle ansie, anche perché l'innovazione tecnologica è inevitabile, cioè nel senso è successo alla pittura quando è nata la fotografia, è successa la fotografia analogica quando è subentrato il digitale, e questo è un altro passo in più. Adesso stiamo col passo cioè è la stessa storia che si ripete, e ogni volta paure, angosce, eccetera. No, bisogna semplicemente fargli fare il suo corso, dovrà essere ancora regolarizzata, si dovranno stabilizzare un po' le cose, ma io non posso fare a meno di avere ovviamente un'ottica positiva e fiduciosa in merito. Come creativa non potrei fare altrimenti. Allora adesso avvocato del diavolo devo fare, perché qua è sempre... Vai. Aggiungo, finisco una cosa sulla storia del mi permette di fare disegni, scusa quella parte lì. Nel senso che tu dici giustamente, e lo dico anch'io, l'ho detto anch'io, io tecnicamente non so disegnare, però ho un'idea. Attenzione che con l'intelligenza artificiale, c'è sempre stata con qualunque arte, anche di più con l'intelligenza artificiale, vista la facilità con cui si generano immagini, bisogna avere tantissima autocritica, perché non basta avere l'idea perché quello che venga fuori sia funzioni. E se quando io pubblico un'immagine, io ne pubblico una al giorno, quando va bene, quando sono in linea ne pubblico una al giorno, perché poi secondo me quando finisci per pubblicarne 50 perdi di vista il discorso sulla qualità. E Sì, credo vero. che la qualità sia l'aspetto, l'attenzione alla qualità debba essere un aspetto che deve essere ancora più pronunciato che nella fotografia o nel disegno, perché è troppo facile avere tante immagini in pochissimo tempo. Secondo me, Paolo, è sempre il discorso che bisogna avere proprio un background alle spalle. Cioè, per poterla utilizzare come mezzo in più o integrare in un qualcosa, farla diventare qualcosa che possa creare, tra virgolette, del lavoro, comunque tu devi essere una persona che di base abbia studiato, che sia storia della fotografia, che sia storia dell'arte, che tu sia un ex fotografo, un ex disegnatore, perché come dici tu, altrimenti quello sguardo critico, come chi te lo dà poi? Cioè, chi è che tu c'hai l'idea, ma come ti fai a renderti conto una volta realizzata poi se quell'idea effettivamente era efficace, se funziona, se quello che hai realizzato è qualcosa di valido? Il background alla base, secondo me, è comunque necessario. Beh, anche il confronto tra persone, non diamo per scontato che lavoriamo sempre da soli, insomma. No, è chiaro, poi il social dovrebbe servire anche a questo, vengo a far vedere delle cose, io posso essere convinto di aver fatto un capolavoro, ma ci sta. Nel momento in cui mi pongo comunque nel social, c'è il meccanismo della critica. Poi bisogna anche saper criticare. Ecco. Però vabbè, è un'altra cosa. Stai dicendo, Marco, che vuoi fare? E io la volevo proiettare il discorso che stavi facendo prima. Ok, pittura rupestre, fotografia, animazione, sono tutte robe che sono arrivate nel tempo. Questo fenomeno qui dell'intelligenza artificiale va molto più veloce. Quindi, come dicevamo prima, banalmente nessuno di noi tre, nessuno che sta seguendo la diretta, sa fra 6 mesi cosa ci sarà, cosa no. Mm-hmm. Proiettandolo su anni, non ti viene un pochino d'angoscia, nel senso, cioè, quanta preparazione, quanto studio, quanta creatività, quanti strumenti. Cioè, ragazzi, come è bellissimo, esplode la creatività, però caspita, serve ma sai un esercito solo per studiare.
Sai perché non mi viene l'angoscia? E te lo dice una che, ti ripeto, di tecnologia non ci capisce niente, quindi al pensiero che possano evolvere a tal punto che comunque tu debba fare ancora più sforzi per imparare ad utilizzarle, per utilizzare anche strumenti più complessi, eccetera, dovrebbe mandarmi in panico, essendo una che il computer a malapena lo sa accendere un altro po'. In realtà no, perché penso che una cosa che accomuni un po' tutti i creativi, gli artisti, è che ci si annoia facile. E quindi nel momento in cui arriva qualcosa che invece ti mette quel pepino, no? Che ti stimola, che ti fa dire mi sa che qua devo un attimino rivedere alcune cose, mi devo mettere al passo. In realtà io la prendo come uno stimolo, non la prendo, e sono una persona che soffre d'ansia, quindi normalmente in qualsiasi altro ambito della vita probabilmente sarei oddio. Parlando invece di ambito creativo, è una cosa che invece a me mi mette quel pepino che mi serve probabilmente. Poi, ottica mia, No, ma hai assolutamente ragione, nel senso, se li guardi come strumenti, sono tutte robe che ti arricchisce. Ma sì, Devi perché è facile poi capire nel nostro quanto settore devi adagiarsi, starsi. soprattutto quando ci Sì, lavori, eccetera. Hai trovato magari il tuo mood, il tuo stile, il tuo modus operandi, è un attimo poi a rimanere incastrato lì. E facendolo anche prima dell'intelligenza artificiale rimani comunque indietro. Cioè, anche se non ci fosse l'intelligenza artificiale, quella è comunque una cosa da evitare, secondo me. Cioè, devi sempre avere qualche stimolo nuovo, qualche cosa di nuovo da diciamo che forse integrare. non te lo puoi più permettere. Bravo, ecco, la differenza forse è che adesso chi invece voleva rimanere nel suo non è detto che lo possa fare se vuole continuare a stare al passo, a lavorare, eccetera, però è sempre da che punto guardi il mondo, no? Cioè, da una parte potresti dire, Dio, che cavolo, dall'altra dici, vabbè, colgo l'occasione, la scusa per smuovermi un pochino. E devi vedere come il mondo guarda te. Tipo Però io l'abisso. sono coerente con me stessa, io di quello non me ne è mai importato un granché, sono sincera. Cioè, nel senso, il momento in cui non mi piace più a nessuno come faccio fotografia o come lavoro le cose con lei, mi metto a fare qualcos'altro e amen. Cioè, sono molto pane vino al vino. Però vedi, anche un po' di sana incoscienza è uno spirito fantastico su ste robe qua. Ci vuole sempre un po' di sana incoscienza, se no ragazzi diventiamo tutti matti qua. Se stai sempre a pensare al dopo non ne usciamo vivi. Allora, vediamo altre domande. Vuoi far vedere qualcos'altro, Tania? Hai altre cose? Vediamole. Sono tutti d'accordissimo con te, non c'è un minimo di polemica qui. Nessun hater. Bravi Che ragazzi, noia. bravi. Bravi tutti. Allora, aspetta che... Intanto come... ok, esci da... Perché in tutto ciò facevo difficoltà a uscire dallo schermo intero, sempre perché vedete che rimango coerente con me stessa proprio. Vediamo cosa vi posso far vedere di carino. Queste sono le ultime cose. No, io volevo... Tu stai vedendo crescita nella domanda di lavori con l'IA? Oppure sei sempre tu che proponi? Esatto, cioè nel senso, più che vedere una crescita sono io che cerco sempre di infilarcela dentro. In realtà mi faccio del male da sola, ripeto, perché stessi soldi più tempo, però è una cosa che mi permette di raggiungere risultati che normalmente se no non raggiungerei, e quindi cerco in qualche modo sempre di infilarcela. Vi faccio Scusa, vedere ma tu questo. hai mai provato a chiedere più soldi? Allora, questa Paolo, questa è A una volte è storia. facile, vedi? È difficile, sai perché? Perché per chiedere più soldi tu devi far capire al cliente perché gli stai chiedendo più soldi. E Eh, è difficile in realtà far capire al cliente che l'AI non è qualcosa che velocizza il processo come purtroppo di base si pensa, ma che se la usi in un determinato modo invece lo può rallentare. E in più l'unica volta che ci ho provato la risposta è stata vabbè, ma quindi non lo possiamo fare senza I. Capisci che e lì stai messo un attimo al palo. Io dico sì, lo possiamo fare anche senza I, però capito, è sempre un po' difficile indirizzarli. E diciamo agli altri, tu di base sei a Milano, vero? No, io di base sono a Roma. Mi è capitato di fare trasferte anche a Milano per lavoro, però di base no, sono su Roma.
diciamo, frequenti le 2 città più grandi d'Italia e Quelle ancora sono non si state. muove niente. E sei in un settore che Devi dovrebbe scattare, essere... devi sempre essere tu a proporre, devi sempre essere tu a cercare di far capire sia la potenzialità sia i limiti, perché poi ovviamente vuol dire magari aspettare le foto per un pochino di tempo in più, vuol dire non avere la certezza proprio al 1000 per 1000 di quello che ti viene dopo fuori, perché il cliente è abituato che tu stai lì sul set, c'hai lo schermino, vede addirittura che io una cosa, ragazzi, vi giuro, la odio questa cosa, cioè per me è veramente disarmante stare lì a fare le foto sul set con il cliente che ha lo schermino e vede il RAW di quello che tu hai scattato lì, no? Per una come me, capite che veramente non ha senso? Cioè, cosa stai guardando? Cosa se poi tanto quello che verrà Basta fuori è... guardarti adesso, l'abbiamo capito. Hai capito? Non c'entra niente, no? Quindi perché lo devi... Oppure i provini, l'agonia dei provini, ragazzi, cioè mandare io la prima selezione e poi il cliente che vorrebbe scegliere lui questa foto piuttosto che quell'altra e io che cerco lì di spiegargli guarda che con la I la scelta sarebbe meglio lasciarla il più possibile a me perché ci sono cose che proprio si fanno in corso d'opera, non si possono prevedere da prima e quindi io devo avere margine. Fagliele capire queste cose, non è proprio semplicissimo, cioè è Allora, proprio perché ancora sono pochi. la domanda è, ma c'è sta parolina magica di intelligenza artificiale che è 1 anno e mezzo che rompono le palle, diciamo, dalla mattina alla sera. Come mai non lo vedi poi applicato nella realtà? Cioè, è la gente che ancora non ha capito di che No, è la stiamo gente che parlando? ancora è la gente ancora che non ha capito, ma perché la gente, l'ho detto con 10G proprio, la gen La gente la gente sono... la gente sono no, la gente viene sempre dopo. Di solito ci sta sempre qualcuno che prima, apre bene la strada e intendo magari un grande brand che comincia ad usarla assiduamente, intendo tanta roba sui cartelloni, non solo su internet, eccetera. Quindi la gente deve prima cominciare a vederla come una cosa, passatemi il termine, normale, non più solo come la novità del momento. E a quel punto, quando i grandi brand apriranno un po' di più la strada a questo, secondo me anche il brand medio, il brand piccolo, eccetera, eccetera, cominceranno a vederla come una cosa fattibile, una cosa normale e ad avere già anche di base un'idea. Certo è che se gli addetti ai lavori come noi, fotografi, eccetera, non si espongono anche magari pubblicamente e non cominciano a istruire i clienti in merito o comunque a dire come funzionano determinate cose, non è che la gente poi le viene a sapere così per acquisizione, non so, platonica, cioè qualcuno lo deve dire come funziona sta I, come si lavora con la I, come si lavora con fotografia e AI insieme e c'è anche poco materiale su questo secondo me ad oggi, poca informazione ancora. Cioè Caspita, siamo io noi lavorando con arrestiti. l'online ne vedo tantissima, Sì, quindi però magari tu un perché altro... lavori con l'online, cioè noi che lavoriamo nel Vado. settore, se io prendo non lo so, faccio un esempio di cliente piccolo, no? Di pesce piccolo, il cliente che ha il negozio multibrand vuole realizzare i flyer, la pubblicità nuova, i saldi, gli sconti, eccetera. Che ne sa? Insomma, niente. Che Capisci? paradossalmente è dove avrebbe più successo perché saresti proprio Capito? uno È bravo, spettacolo, bravo, guarda, insomma. è proprio centrato il punto. Cioè, proprio lì che potrebbe avere un sacco di successo questo mix anche di fotografia I, anche perché ti permette di avere dei set design, ti permette di avere dei prop, di poter creare delle cose a cui prima magari passatemi il termine, non vuole essere dispregiativo, è solo per capisci, il pesce piccolo non si avvicinava neanche perché sapeva che avrebbe richiesto una produzione di un altro livello, no? E Non invece tiene proprio in proprio per mente, non ci pensi neanche. sì, bravo, bravo, è proprio un limite in questo momento ancora, deve ancora entrare, tra virgolette, nelle case l'intelligenza artificiale, è entrata nei settori delle immagini, quindi chi fa pubblicità, chi fa video, chi fa fotografia, ma non è entrata nelle case ancora. Non come una Diciamo vera nelle e propria teste, nelle case ce n'è pure troppo. vabbè, sì. Quindi ne Io intanto sto facendo vedere questo che è giusto un altro lavoretto che ho fatto e Non Aspetta, quando stai dicevo aspetta. condividendo? sto condividendo o no? No, no, Ah, adesso no. ok, perfetto. Io andavo Ok. avanti, facevo vedere foto, eccetera. Allora, fatemi vedere.
Però adesso sì, sto condividendo, se non Sì, Sì, sbaglio. adesso stai condividendo. Ok. No, è che me l'ho fatto prendere le chiacchiere e avevo dimenticato di cliccare. Ah, ok, però non ero stata io allora. No, no. Aspetta, ecco. Stavo facendo vedere questo che è un altro editoriale. Questo, ecco, questo me l'hanno chiesto. Cioè, quando hanno cominciato... poi le cose vanno un po' avanti anche da sole, no? Quando io ho cominciato a mettere miei progetti personali o miei editoriali fatti con la I, perché io di mio ci ho voluto sperimentare, qualcuno che già collaborava con me, in questo caso appunto l'Accademia del Lusso, ha visto la cosa e ha detto ah! Però vedi, sempre addetti al settore. Cioè, anche loro ancora si devono tarare bene, devono capire determinate cose, però chi già è addetto al settore c'ha un po' di occhio e respira quell'hype e dice, sai che c'è? Visto che collaboro con Tania e visto che Tania a quanto pare riesce ad utilizzarla e la utilizza pure bene, facciamo qualcosa con cioè sfruttiamo questa ulteriore skills di Tania, no? Il ragionamento sarà stato quello. E qui queste immagini sono carine perché quello che vi dicevo prima che Midjourney lavora un sacco bene sul minimal. Questi sfondi proprio stile mock-up, poi con questi pochi contrasti, colori pastello, ci si possono fare delle cose molto molto carine con MJ. Questo è un caso in cui ho utilizzato tra l'altro non solo lo sfondo con la modella davanti, ma ho integrato lo sfondo, la modella e l'outfit. Quindi qui parte dell'outfit è intelligenza artificiale, parte dell'outfit è reale. Nella fattispecie, non so se vedete il puntatore del mouse, ma comunque la parte sopra. Questo è un outfit reale e questo è un altro modo, tra l'altro, in cui io utilizzo i miei giorni di cui non ho parlato prima, ovvero io non sempre realizzo solo lo sfondo. A volte, soprattutto quando la realizzazione dello sfondo avviene dopo gli scatti e non prima, io mi aiuto creando proprio anche la figura su Midjourney. Quindi qui nella... chissà se ce l'ho l'originale, se ce l'ho ve lo faccio vedere che è carina come cosa, però comunque qui è... c'era la figura proprio anche della ragazza di Midjourney, a cui poi io ho sostituito il viso della modella e il pezzo sopra dell'outfit, andando prima ad eliminare la parte sopra della ragazza fatta con Midjourney, quindi sempre un bel lavoro del ca, perché sennò poi certi palloncini ovviamente non venivano, e poi sono andata a sovrascrivere sopra. E diciamo che avere la figura fatta con Midjourney sotto aiuta, perché anche se ti toglie del tempo, perché poi devi fare gli scontorni, pulire lo sfondo, eccetera, eccetera, ti aiuta a mantenere meglio una coerenza di luci, di colori, di proporzioni, è come avere proprio il modello sotto su cui poi tu costruisci il sopra. Se vi trovo intanto anche quelle proprio fatte con lei, vi faccio vedere com'era la foto fatta, cioè la sintografia. Vediamo, se la troviamo. Queste sono reference. Allora, non trovo la foto singola, ma se vogliamo proprio divertirci apriamo proprio il PSD. Voi mi sentite e mi vedete, vero? Cioè, Sì. vedete lo schermo? Sentite, okay. Vediamo lo schermo, vediamo che stai prendendo Photoshop. Incredibilmente Ok, veloce. ora me ne metto un'altra. Bellissimo. Che vabbè, il concetto è più o meno lo stesso, però io quella che vi volevo far vedere era questa. Però anche stessa cosa comunque. Ok, allora questa è lo scontorno poi della modella che era sul set, e alla base ci dovrebbe essere solo l'immagine con la I. Eccola qua. Questa era la modella e ovviamente questa la parte fatta con MJ. Vedete, ho cominciato a togliere varie parti della figura per poi andare a sovrapporre il resto. Ho dovuto adattare magari, ecco, la luce, i colori del tessuto dell'outfit, però venuta una cosa carina e interessante. E questo procedimento l'ho fatto anche per alcune foto di Bella, cioè in alcune foto di Bella della campagna di capelli, gli sfondi che avevo fatto avevano già dentro anche la figura umana, e il che mi aiutava comunque a capire anche come posizionare le modelle rispetto allo sfondo, eccetera eccetera. Qui divertente, questa mi sono divertita, ad esempio questa l'ho fatta prendendo come
Reference, una vecchia sfilata di Moschino, che è un brand che io seguo, che mi piace molto proprio anche a livello personale oltre che professionale, e in cui le modelle di questa sfilata indossavano degli abiti ispirati sia a Maria Antonietta che poi però sembravano proprio anche delle torte, alcuni erano proprio a forma di torta, e quindi ho detto sarebbe figo, non so come, ecco, ok, sarebbe figo fare qualcosa del genere, visto che per questo editoriale avevamo ideato in realtà vari mondi possibili, e uno dei mondi era quello ispirato un po' al candy, alle caramelle, eccetera eccetera, e mi sono messa proprio a ricreare l'outfit torta ispirata a quella collezione di Moschino. Tra l'altro la modella aveva i marshmallow nei capelli, quindi me la chiamava proprio, e qui è tutto proprio Midjourney, l'unica cosa reale è il viso della modella. Sulla generazione dei volti hai fatto qualcosina, come ti sei trovata? Eccole, vedi, le abbiamo trovate. Allora, nel senso che ogni tanto ci provo a realizzare cose solo con MJ, fini a loro stesse, che non debbano per forza essere integrate in qualche mia fotografia, eccetera. Però un limite attuale di MJ su cui so che stanno lavorando è il fatto che non ti ripropone mai lo stesso volto, o meglio, ci prova, ma i modelli sono sempre abbastanza diversi tra loro, magari hanno il capello simile, qualcosa che richiama uno all'altro, ma fare, cioè quello che a me piacerebbe è provare a fare che ne so, ad esempio un editoriale tutto fatto con l'intelligenza artificiale, in cui però, che ne so, la modella o le modelle siano sempre loro, con vari trucchi, vari capelli, vari abiti, ma loro. Questa cosa, utilizzando io solo Midjourney attualmente, non anche Stable Diffusion, non la posso fare. Quindi mi sento che uno strumento che dovrebbe aiutarmi a fare più cose invece mi limita da quel punto di vista, e di conseguenza non mi ci sono ancora messa. Però ci siamo Senti, una quasi con la domanda. consistenza. Una Vai. domanda. Per il viso della modella hai utilizzato Photoshop oppure il Face Swap? No, ho Eh, utilizzato Photoshop. Cioè, la cosa bella è questa: io sto aprendo un mio studio e ho capito che una delle prime cose che dovrò comprarmi è una pedana rotante. Perché io faccio fare a quelle povere modelle, io le massacro, cioè le metto lì, e con quello schema di luce gli faccio fare la foto frontale, poi le faccio muovere di mezzo centimetro a destra, un altro mezzo centimetro, un altro mezzo centimetro, un altro mezzo centimetro, poi tutto quanto a sinistra. Poi, finito quello, cambio la luce, si ricomincia con un altro schema di luce. E questo per avere, forse qui qualcosa c'ho anche da farvi vedere in questo senso, perché l'abbiamo fatte proprio agli inizi. Vedete, questi sono i poveri modelli che io ho messo lì, e mano a mano, muoviti di qua, muoviti di qua, muoviti di qua, per avere più angolazioni possibili del viso, più prospettive possibili, perché poi gliele facevo dal basso, gliele facevo dall'alto, cambiavo la luce, il delirio. Potresti montarti un 3D rotante. Sì. Beh, Cioè, allora vedere adesso dall'alto. c'è pure un domandone adesso. Vai. Tu che ovviamente hai tutte queste pose di persone, hai mai provato a fare pure digital twin piuttosto che ricostruzioni 3D? No, perché sono oltre le mie capacità, il mio potenziale, ragazzi. Cioè, ricordatevi Non sempre ti sottovalutare, non ti pensare. No, ma a parte che vabbè, io tendo di base a farlo, questa cosa è vero, ma sulla tecnologia proprio perché so di essere cioè sono una persona che magari le apprende anche le cose, che non è che sono stupida ovviamente, però ci vuole tanto tempo, cioè devi stare lì, spiegarmi bene, questa è anche la mia neurodivergenza che non aiuta, e quindi cioè, ci vuole tempo. Quando io devo imparare qualcosa di nuovo, che parto proprio da zero, che non ne so niente, ci metto magari più tempo. Poi magari quello che riesco a fare dopo meglio di tanti altri, però la fase dell'apprendimento mi ci incastro tanto, quindi poi bisogna pure avere il tempo, trovare il tempo di metterti, perché poi il tempo per la formazione per un professionista è sempre sacrosanto, però è pure molto difficile da trovare. Vedi, è la domanda di prima, con questa velocità qui, forse più Eh, formazione che lavoro fra un pochino, quindi... sì, ce ne vuole sicuramente tanta, però bisogna, secondo me, devi anche sapere un attimino dove fermarti, e dove fermarti lo sai se sai bene cosa vuoi. Quindi se sai bene per cosa vuoi utilizzare il mezzo, a cosa ti serve, quali sono i risultati che vuoi raggiungere, eccetera, è più facile che poi ti orienti e capisci effettivamente cosa ti serve apprendere e cosa ancora puoi
prenderti del tempo e lasciare indietro. Guarda, a questo punto c'è un'altra domanda per te. Tu hai provato anche strumenti un po' più verticali come la La Land? E se sì, che ne pensi? Insomma. Allora, no, lo conosco, perché ovviamente poi quando sono nate queste cose ho cominciato ad informarmi un po' in giro, eccetera, quindi lo conosco, ma non l'ho mai provato, ma perché stiamo parlando di La La Land, giusto? Il servizio di provider di Più per i modelli cataloghi, virtuali. forse, sì. Sì. Ok. Non l'ho provato perché non mi piace quando le cose le fanno gli altri. Sono una maniera del controllo, ragazzi, non è più forte di me, cioè la devo fare io, se la devo fare così la modella comunque lo dovrei fare io, che è impensabile ovviamente, però sarebbe l'unico modo in cui potrei soddisfarmi, altrimenti mi sembrerebbe d'aver fatto poco, comunque di non aver avuto tutto il controllo creativo che avrei voluto avere, quindi non mi ci sono avvicinata per questo motivo. Sì, diciamo, quelli poi sono tool che ti tolgono la rottura di scatole, ti fa veramente il catalogo, quindi ti danno la modella nelle cose principali e tu gli devi semplicemente lavorare intorno. A me Sì, non solo che piacciono tantissimo, ti perdi devo dire. anche molta parte del divertimento, perché poi parliamoci chiaro, quello che facciamo noi non è che lo facciamo per soldi perché ci dobbiamo vivere ovviamente, ma di base facciamo questo e non il panettiere, il commesso eccetera perché è quello che ci piace, e quindi se perdiamo anche quella parte di divertimento in quello che facciamo, non so poi quanto alla fine ne vale la pena, cioè vado a fare la commessa, a quel punto è la stessa identica cosa. Ma Può quelli fare. sono tentativi di mettere in scala questo tipo di attività qua, Sì, quindi sì, di se fare una prendono cosa più piede. automatizzata, però più Esatto. automatizzi, più togli la parte creativa e più togli quindi la parte divertente, secondo me. Dipende come le intendi, nel senso, teoricamente l'EIA ti dice pure, ok, c'è delle robe standard da fare, fregatene, tanto il catalogo quello è, concentrati sulla parte creativa. Quindi se si arrivasse a questo tipo di discorso probabilmente saresti Ma io bella infatti contenta anche te. c'ho sempre avuto problemi a fare i cataloghi, non li faccio quasi mai perché Vabbè, mi ok. annoiano. È anche lì coerente in realtà. Che Cioè li la campagna già automatizzi ok. e ciao. Esatto, cioè le cose troppo no, non mi divertono. E lì c'è la creativa, perché è il fotografo che sa noi Sono che fa sta coerente. roba. Sono coerente con me stessa, almeno quello mi si può dire che sono coerente. Ah, Beh, voglia, voglia. il fotografo usa Imagen AI Imagine. e va. Beh, direi che sta venendo fuori una bella chiacchierata, ma in cui si parla tanto di lavoro, cioè nel senso, l'idea iniziale, l'idea che mi ero fatto che con te si potesse parlare di lavoro e di come le AI sono dentro in questa cosa, possono entrare, sono dentro, e tu hai allargato parecchio rispetto alla mia, perché hai parlato di clienti, hai parlato di tante altre cose, non solo del tuo modo di lavorare. E quindi, Sì, caspita, è stata. ancora pochi confronto a quelli con cui faccio solo fotografia, ovviamente, ma è anche normale che sia così perché siamo agli inizi. Io tuttora, comunque, se ci pensate, ecco, quanti anni so, 2 anni più o meno, abbiamo visto il primo editoriale vero e proprio che era a ottobre del Il tuo era 22. sì, era fino a ottobre del 22, quello che ci ha fatto vedere lo scatto, quindi siamo un Certo è anno. che se ci prendi la mano, ti piace, sai che stai veramente migliorando quello che fai, sta anche a te, come ho fatto io, proporlo, perché aspettare che sia il cliente che viene da te e dirti oh facciamo la cosa con la I, ti porti bene ma ti può anche non arrivare mai, quindi comunque una parte di propositività ci deve sempre essere, Eh, anche un po' al- di. allora, tu mi dai l'aggancio per fare un pippone, nel senso che è un invito ai tanti membri del gruppo che usano a condividere i loro lavori. Perché? Perché io ho in mente, e ne parlavamo prima della diretta, il post che ha fatto Mario Rota, in cui ha fatto vedere un lavoro, un'ambientazione della panchina in pietra e ha ricostruito tutto l'ambiente. Ed è un lavoro vero, il fatto da lui come fotografo e il suo sguardo da fotografo è stato necessario per pensare l'ambiente. E secondo me, visto che ultimamente si è parlato anche dell'intervista della Annie Leibovitz, no? Sul fatto che anche non è contraria, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che siano molto più utili i post fatti da gente che lo usa, che usa davvero questi strumenti, che li pubblica, e gente che
fa queste cose per lavoro perché un cliente gliel'ha chiesti, perché gli hanno proposti e ha accettato, non lo so, che tanti VIP che dicono sì va bene, però non sa come vengono usati. Perché poi alla fine, Ma sì, lei non è anche, che... perdonami, non ti volevo interrompere Paolo, però per allacciarmi al tuo discorso, anche quando dicevo di essere propositivi, no, intendevo anche questo, non aspettare il cliente che viene da te a chiederti la cosa con la I, manda avanti anche, io personalmente ho fatto così perlomeno, no? Ho cominciato con dei progetti personali, collaborazioni, autoproduzioni oppure cose più, lavori un po' più piccoli, magari pagati meno, che però mi permettevano quindi di avere più voce in capitolo, più margine d'azione, eccetera, e ho cominciato a postarli, a dichiarare che era stato fatto con la I, a far vedere, ho messo anche dei video sui miei social a volte con i prima e dopo, a far vedere come la I interagisce con la mia fotografia, eccetera, eccetera, perché tu ti devi presentare al potenziale cliente come uno che fa queste cose, che le sa fare, anche perché se no il cliente come fa a sapere che se vuole una determinata cosa può venire da te piuttosto che da un'altra, eccetera. E invece vedo che alcuni hanno ancora un po' come se fosse un po' di paura a postare quello che fanno con la I, perché magari o non lo ritengono all'altezza di quello che finora hanno fatto come fotografi, o magari hanno paura delle critiche perché comunque ancora sono abbastanza inferociti sull'argomento, eccetera. E invece secondo me è importante proporsi, presentarsi in questo senso e non avere paura di sperimentare, di osare e anche di fallire, perché come ho detto prima i fallimenti ci stanno, non sempre va tutto bene. Quindi è il concetto del portfolio, sostanzialmente, stai dicendo, devi avere un Sì, portfolio da far vedere e secondo me è un concetto interessante anche perché, vista la enorme vastità di generi, di cose che puoi creare, fare un ragionamento su quale portfolio creare con le AI non è così non è banale. scontato. Non è scontato anche perché io comincio a creare qualcosa di fotografico che sembra fotografico, e poi passo a grafica, poi passo al 3D, tutto nella stessa serata, magari alla fine ho 50 sintografie che coprono 8 tipologie diverse e devo capire quali No. utilizzare, anche se mi Quello è piacciono tutte, proprio anche se mi dovessero piacere tutte, anche se fossi convinto che 50 sono tutti capolavori, non posso caricarne 50 su un portfolio perché un portfolio di 5.000 immagini non serve a niente. Quindi un ragionamento ma su... è utile anche specializzarsi, cioè il discorso della nicchia è un discorso che lo sappiamo tutti, è valido sempre quando uno si deve vendere, proporre, eccetera. Più ti specializzi in un determinato ambito, cioè nel senso io non potrei essere chiamata per, che cacchio ne so, fare lo still life fatto con l'intelligenza artificiale, non perché non sarei capace, ma perché già di base di mio, come fotografa, non ho quella cultura visiva dello still life che mi permetterebbe quindi di creare anche cose con una buona cognizione di causa. Cioè io mi occupavo di moda prima con la fotografia, mi occupo di moda ora con l'intelligenza artificiale. Cioè cercare comunque di capire effettivamente qual è il background che abbiamo, che è veramente adatto anche ad essere integrato con la I e non mettersi assaltata da un palo all'altro, perché poi alla fine non rende mai bene in generale, figuriamoci con una cosa nuova come l'intelligenza artificiale. Non so se mi sono spiegata. Assolutamente bene, sono completamente d'accordo con te, guarda, perché poi anche la storia della cultura visiva andrebbe molto applicata i ragionamenti sulla cultura visiva, su cosa stiamo producendo, perché stiamo producendo. ehm, far tut- Mancano i ragionamenti, stiamo facendo ma non stiamo ragionando. E io uso il plurale, mi ci metto anch'io, quindi Che è non il sto motivo per cui lanciando. intelligenza artificiale è Sì, un termine che io odio, che non vuol dire assolutamente Sai niente. cosa? Sai come termine esatto. cosa mi piace? Intelligenza collaborativa. Perché secondo me è una Bello, collaborazione avrebbero tra, voluto chiamarla così, vero? secondo me è una collaborazione tra due tipi di intelligenze creative diverse. Vero, Mm, sono per cui, d'accordissimo. va bene. Ho lanciato, ho lanciato un nome, Mi voglio piace, il mi piace. copyright, mi raccomando. Registralo. Adesso www copyright. Va bene, tra chi segue ci sono domande? Guarda, Perché gliene faccio una io.
Ti è capitato già, oppure lo pensi che capiterà in futuro abbastanza breve, di collaborare con altre figure complementari alla tua, ma che usano l'IA? Esempio stupido, un montatore video. Mi piacerebbe tantissimo. Allora, da una Non ci sta. parte da una parte so che non mi piacerebbe perché io vedo tanti fotografi o tanti comunque lavori che sono usciti anche su dei magazine che hanno la figura del fotografo come figura a parte e poi la figura della artist che è un'altra ancora, un po' come ai tempi della pellicola poteva essere il fotografo che poi mandava a stampare allo stampatore, no? Del resto c'erano già ste cose, o la fotografia digitale, cioè ci sono fotografi che fotografano e basta e poi danno la post-produzione in mano a qualcun altro. Quindi ci sono queste, ho visto questi editoriali realizzati a due mani, diciamo, quindi con una parte il creativo solo dell'AI e una parte il fotografo. Da una parte mi sentirei malissimo perché ho detto sono una maniaca del controllo, quindi oddio aiuto a lasciare a qualcun altro in mano una mia foto che non lo so che ci fa, ok, però dall'altra invece sarebbe un sacco stimolante poter collaborare per un lavoro poi, oltre che anche per un progetto personale sarebbe figo, ma su un lavoro sfide ulteriori, poter collaborare con qualcun altro che si occupi di quella parte e vedere magari anche con quel qualcun altro come lo fa, con quali ragionamenti, come integra il suo modo di lavorare con la I con quello che è il mio modo di scattare. E ancora meglio, io scatto, lui fa la roba con la I e poi io post produco tutto, figata, cioè, ma magari mi capitasse. Purtroppo ancora no, non mi è capitato, ma sarei super entusiasta se così fosse. Che ci riporta alla collaborazione alla fine, cioè vediamo sempre questi strumenti come ok, allora da solo faccio tutto, ma in realtà non è vero, no? forse è un approccio sbagliato. Questo sì. Bella domanda. Paolo, aspettiamo il tuo sermone. Ma il mio Il sermone vespro. un po' l'ho già fatto, però, visto che sono stato invitato, ragazzi, cioè, è il momento per cominciare a lavorare, c'è la possibilità, magari essere i primi, continuare a spingere, a proporre, però è arrivato il momento in cui questi strumenti sono arrivati a un grado di maturità tale per cui sono davvero strumenti di lavoro. E allora cominciamo ad usarli, cominciamo a farci vedere come professionisti che usano l'intelligenza artificiale, che non è un insulto, non è un plus, è semplicemente uso anche l'intelligenza artificiale, o uso solo, ma di tutti gli strumenti che ci sono ho scelto di utilizzare anche questo, punto. Non è, davvero non è una stellina da mettersi solo un figo perché, ma non è neanche No, qualcosa da è una tenere skills, nascosto. è semplicemente una skills in più. Esatto. Poi non è che va in Anzi, giro a dire uso Photoshop, quindi e domani no, sarà la però stessa si dà per identica cosa. scontato che si dà per scontato che se sei fotografo usi Photoshop, è scontato. Bravo, non siamo ancora Ma non arrivati al è punto in cui è obbligatorio. scontato utilizzare l'AI se si è fotografo, ma ci arriveremo. Quindi tanto vale mettersi in pari. Esatto, anche perché è il momento giusto per farlo, perché si farà i primi adesso. E allora, piuttosto che correre dietro essere nella coda della campana, no? E correre dietro agli altri, è meglio prendere qualche cornata ma essere davanti, secondo me. Io Vabbè, nessuno Paolo, ti sa Molto... correggere gli errori ancora, quindi no, va bene. io volevo approfittare di questa finestra che mi avete dato questa sera, che tra l'altro è stata una bellissima chiacchierata, un sacco stimolante. A me piace sempre fare queste cose. Quando si fa brainstorming tra creativi e addetti ai lavori escono sempre fuori cose interessanti. Ci sono state anche domande intelligenti, come vedi, quindi noi che avevamo paura che non arrivassero domande sono arrivate ed erano anche belle domande, sono tanto contenta. No, ho paura Approfitto. di noi stessi, non del pubblico, ragazzi. Sì, sì, certo. Ma io avevo paura di come avrei risposto, quindi mi metto in mezzo nella mischia e approfitto per fare un attimo di autopromozione, no? Come fanno tipo i VIP quando vanno ospiti nelle, nelle puntate TV per Tiri fuori presentare il i libri. libro. Hai scritto un libro? Ho scritto un Il libro! momento Bruno No, Vespa, attenzione. No. però per chi è su Roma ha voglia magari di approfondire, non è forse il caso degli iscritti a questo gruppo, che è tutta gente che ha già come noi cominciato, penso da un po' a sperimentare eccetera, però per chi magari ha iniziato proprio da poco, chi si deve ancora approcciare bene, deve capire determinate cose, io sto organizzando un mio workshop
il 4 e il 5 maggio a Roma, Studio 144, comunque le info si trovano tutte sul mio Instagram, sui miei social, ed è un workshop di 2 giornate in cui si può partecipare anche solo a una delle due, a seconda proprio del livello a cui si è o del grado di interesse verso una cosa o l'altra. Perché la prima giornata è tutta dedicata all'ambito dell'intelligenza artificiale nella fotografia di moda, quindi un po' ripercorrerò quello che è stato anche quello che ho fatto al convegno di Milano, in cui faccio vedere attualmente quali sono i casi studio, passatemi il termine, di brand che hanno cominciato a fare campagne o cataloghi con l'intelligenza artificiale, capire come si può più o meno realizzare quello, come ci si avvicina e capire un pochino meglio anche i Midjourney. E nella seconda giornata invece faremo proprio la parte pratica, diciamo, di realizzazione degli scatti con quelle due modalità che vi ho detto prima, quindi vediamo proprio la differenza tra quando fai il lavoro prima sul Midjourney e poi ci adatti la foto e quando fai prima la foto e poi ci adatti i Midjourney, quindi difficoltà e vantaggi di entrambi i casi, e insomma potrebbe essere una cosina interessante, un'esperienza interessante da fare, costa anche poco. La butto lì. Ci hai detto dove o mi sono perso io anche? È Studio Studio solo Roma? 144, la location a Roma. Sì, in zona, diciamo, da La romano. zona è Roma, è Sì. vicino a Cilia, per capirci, Ah, sì, ok. più o Quindi meno Pontina. come zona. Sì. Va bene, mi piace anche questa coda autopromozionale. Hai visto, l'ho buttata lì con nonchalance. Questa è classe, questa è assolutamente classe. Modestamente. Beh, mi piacerebbe poi che chi ha seguito domani facesse qualche commento perché è stato tutto sommato un po' un esperimento, nel senso che abbiamo parlato di cose molto pratiche questa volta, no? E quindi qualche commento il giorno dopo mi farebbe piacere leggerlo, vedere un po' che cosa, come l'avete trovato e beh, innanzitutto grazie per esserti prestata a raccontarti, perché poi alla fine ti No, sei è stato raccontata. veramente un piacere, ragazzi. È stato un piacere, è stato super, super interessante e stimolante proprio. È stato molto succoso, ho dato un commento. Guarda. Sì, a noi ci piace tanto lavorare. Beh, mi fa piacere. Mi fa piacere. Va bene, e quindi niente, per settimana prossima faremo una pausa, nel senso che al momento non è previsto ancora niente, stiamo lavorando ad altre dirette, eh, per cui torneremo su questi schermi con argomenti vari e diversi e speriamo, contiamo e faremo di tutto perché siano interessanti come quello di stasera. Va bene, allora grazie Tania, grazie a chi ha seguito, Grande Grazie a Dania. voi. Grazie a voi. grandissima Buona serata Tania. a tutti. Ciao Saluti a ciao, tutti, ciao. buonanotte.